Test YouTube, audio. YouTube. 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 Test YouTube audio. Test YouTube 0 decibel. Buongiorno, test di Facebook. Buongiorno anche a voi. Buongiorno anche a lei. Mi sembra tanto alto. Dici che abbassiamo la tacchetta? Io partirei alto. Prova, prova, Vedi tu? prova. Guarda, io adesso ti abbasso una tacchetta. Ok, adesso ho abbassato una tacchetta. Partiamo così? Cosa dici? Prova. Già meglio, mi sembra, insomma. Da qui si sente bene anche se sto distante qui. Prova. Dici che abbassiamo la tacchetta? Io... Prova, prova. Prova. Posso? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Secondo me se partiamo così dice che è basso. No, anche l'altro giorno
sarà che è vuoto, dunque fa ancora più, quello è. più eco, c'era proprio sparava. Sì. Aperta votazione.
Buongiorno, buongiorno. Guarda che brave, una beunese e una vicentina. No, Arzignano, no. Sì, ma adesso arrivano i consiglieri. Com'è lo slogan? Bene. Prego, accomodatevi. Sa che anche a Venezia non sei tanto puntuali. In comune come sei? Buongiorno. Cosa? Si fa sui tre? No, diciamo di solito si va in successione sul voto. Sì, allora volete fare, dipende cosa volete fare. Volete fare una discussione generale? Io devo capire i tempi, scusate, devo capire i tempi. Cioè, Non accetteranno mai. Prego, accomodatevi, grazie.
Ciao. Buongiorno. Accomodatevi. Scusa, Presidente Andrea? Fate chiamare ancora i consiglieri, grazie. Ma dove sei? Prego, prendete posto, iniziamo il consiglio.
Bene, buongiorno, ci siamo. In quanti siamo? Inserite le schede. In teoria avremmo il numero legale, in teoria. Io dovrei aprire. Ciao. Fate l'ultima chiamata per favore, i consiglieri, poi iniziamo. C'è il numero legale. Chiamiamo. Luisetto, metti la scheda, dai che cominciamo. Non dire di togliere le schede. Ma sai perché? Bene signori, cosa... No, non che siamo. Manca il numero legale. Hai messo la scheda? L'hai inserita o no? Dai che fermo il numero legale, dai. Madonna. A me lo so. Vabbè, giustamente. Ma tu la scheda ce l'hai? Posto. C'è un problema di un ingorgo con un 4 km di coda su Padova. Quindi, delle due alternative, o mettete la scheda e iniziamo, o io devo sospendere in attesa che arrivino consiglieri che sono bloccati in autostrada. Però mi appello al vostro senso civico. No, c'è un incidente in autostrada, è vero. C'è anche il consigliere Michalizzi bloccato e allora potremmo iniziare, visto che c'è il relatore, c'è il correlatore, magari iniziamo con qualche intervento, c'è il Presidente Stefani, dopodiché si entra nel vivo. Oppure se non mettete la scheda, ragazzi, sospendiamo finché non arrivano i consiglieri, non so cosa dirvi. Decidete, ragazzi. Sì, il problema non è partiamo, il problema è che lui deve mettere la scheda. Ah, hai toccato mandati sì, a mettere la scheda. È mezz'ora che cava la scheda. Allora, abbiamo notizia di parecchi consiglieri bloccati in autostrada con l'incidente.
Io suggerirei, scusate, consigliere Pressi, se prendi posto per favore. Oh, P9 Ghisè Pisa, è una roba allucinante. Allora, volevo suggerire questo, se accogliete la proposta. Io inizierei, mancano consiglieri da una parte e dall'altra per questo incidente, altrimenti finisce che se ne va la mattinata. C'è il relatore presente, il correlatore presente, c'è il Presidente Stefani, direi di iniziare. Se non siete di questa opinione, sospendo il Consiglio. A me servono le schede inserite. Pian piano arriveranno poi. Grazie e apprezzo il senso di responsabilità, veramente grazie. Mi date? Grazie veramente. Abbiamo il numero legale. Buongiorno consiglieri, chiudiamo le porte. Chiudiamo le porte, Diamo modo agli ultimi consiglieri di accomodarsi. Se per favore gli uscieri, se avvisate, scusate, se avvisate il Presidente Stefani che stiamo per iniziare, perché mi diceva che voleva intervenire subito. Intanto ringrazio tutti per la presenza, vi chiedo un attimo di attenzione. Ringrazio tutti per la presenza, come sapete alcuni consiglieri sono bloccati in autostrada a causa dell'incidente, sia dalla maggioranza che dall'opposizione, grazie di essere qui, ringrazio tutti per la puntualità, vi ricordo che al primo punto all'ordine del giorno c'è l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Rigo, cosa fa? Dirige l'orchestra? Dai, per favore, dai che abbiamo iniziato il Consiglio. Se nessun consigliere chiede di fare osservazioni, si intende approvato il processo verbale della settima seduta pubblica di mercoledì 25 marzo 2026. Punto 2. Comunicazioni del sottoscritto. Non ho al momento congedi. Avete notizie di qualche collega che vi ha annunciato il congedo, che vi ha detto di dire? No, niente. Punto 3. Interrogazioni e interpellanze. Viene dato per letto l'elenco delle interrogazioni e delle interpellanze allegato all'ordine del giorno e pubblicato sul sito istituzionale. Eccoci qua. Da oggi, come sapete, inizia questa maratona che in teoria si dovrebbe chiudere entro la settimana rispetto a quello che è il provvedimento più importante della Regione. Ma scusate, non è che possiamo farne. Stiamo parlando di un bilancio di quasi 18 miliardi di euro, quindi volevo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato, le commissioni, insomma l'assessore e tutti, e darei il via, annunciando il punto 4, che è il disegno di legge relativo alla legge di stabilità regionale 2026. Il progetto di legge è il numero 44, relazione della prima commissione consigliare, il relatore è il consigliere Tomello. Prego. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Come sapete, settimana scorsa abbiamo votato il DEF, 3 giorni per discutere e approvare il documento di economia e finanza regionale, che è il presupposto, dicevamo, della manovra di bilancio che poi oggi iniziamo a discutere per i prossimi giorni. Io farò una relazione che comprende tutti e 3 i progetti di legge, ovvero il progetto di legge numero 44, la stabilità regionale, che sarà il primo testo che tratterremo da questa mattina, il 43 che invece è il collegato e il 45 poi il vero e proprio bilancio di previsione. Naturalmente poi saranno trattati e votati in maniera separata. Il progetto di legge numero 44, ovvero il progetto di legge di stabilità regionale 2026, il primo che trattiamo, diciamo che contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e le norme tese a realizzare esclusivamente effetti finanziari con decorrenza del primo anno del triennio. Il testo è molto semplice, è di solo un articolo con 2 allegati e per l'esercizio 2026
il testo autorizza il finanziamento e rifinanziamento di 59 leggi di spesa regionali, naturalmente escluse quelle obbligatorie e continuative. Il progetto di legge numero 43 invece è il così chiamato collegato, che discuteremo anche questo in questi giorni. Il testo comprende 12 articoli finalizzati ad innovare l'ordinamento regionale sulla base delle indicazioni anche del DEFR 2026-2028 votato settimana scorsa. Come dicevo, sono 12 articoli, non vado a elencarli tutti perché nelle commissioni c'è stato modo di discuterli, solo a titolo di esempio, magari quelli un po' più importanti anche come stanziamento economico. L'articolo 1 con l'istituzione del Fondo regionale per le politiche della montagna da 1 milione per promuovere la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani. L'articolo 4, ovvero il fondo di garanzia basket bond da quasi 6 milioni di euro per favorire l'accesso al mercato dei capitali per le piccole e medie imprese venete. L'articolo 6, il data center da 5 milioni, un investimento da 5 milioni della Regione al fine di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture digitali, garantire elevati standard della sicurezza dei dati e potenziare la capacità elaborativa a supporto della pubblica amministrazione e degli enti collegati. L'articolo 7, i 12 milioni per coprire i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della cooperazione sociale al personale delle medicine del gruppo integrato e per favorire lo sviluppo delle cure primarie. L'articolo 9 invece 30 milioni per tutelare l'erogazione dei LEA nelle aree montane ed equipararle alle altre aree, mentre l'articolo 12 il fondo di rotazione professionale per finanziare interventi di acquisto e installazione delle nuove tecnologie, un investimento da 3 milioni. Il progetto di legge numero 45 invece è il bilancio di previsione 2026-2028, un bilancio da un valore quasi di 19 miliardi di euro. Gli aggregati più significativi del progetto di bilancio per l'anno 2026 sono le risorse per la spesa obbligatoria libera 1,51 miliardi, assegnazioni statali e comunitarie e altre 2,58 miliardi, nuovi investimenti finanziari ricorrendo all'indebitamento 110 milioni e risorse per il fondo sanitario regionale 11,14 milioni. Quest'ultimo fondo, ovvero fondo sanitario, sapete che assorbe quasi poco più del 70% del bilancio regionale, in questo caso il bilancio di previsione 2026-2028. Per quanto riguarda la spesa libera obbligatoria, alcune entrate di natura tributaria, le principali sono la tassa sul bollo auto, che sono quasi 950 milioni, l'addizionale regionale sull'accisa sul gas naturale 50 milioni e l'IRAP derivante da manovra regionale non destinata alla sanità 154 milioni. Alcuni interventi poi verranno, come ho detto prima, finanziati ricorrendo all'indebitamento, tra cui cito solo quelli più importanti, naturalmente 18 milioni per la sicurezza stradale e rifinanziamento della legge 39, gli interventi di salvaguardia idrogeologica, la tutela, la difesa delle coste venete e la prevenzione del rischio 35 milioni, interventi sulla viabilità regionale 20 milioni e un progetto dello studentato San Francesco da Vigna Venezia di 18 milioni. Non sono previste naturalmente, come è già stato detto anche dal Presidente Stefani, maggiorazioni all'addizionale IRPEF e lo stesso per quanto riguarda l'IRAP. I temi più rilevanti di questo bilancio di previsione 2026-2028, come è stato detto anche nelle varie commissioni, 38 milioni a favore delle scuole paritarie del Veneto, 9,48 milioni per garantire e coprire per la prima volta tutte le borse di studio universitarie per l'anno accademico 2025-2026 a tutti gli aventi diritto, 24 milioni a favore del sistema della formazione professionale, 4,5 milioni per le borse studio per la medicina generale e 12 milioni per il triennio per le progettazioni di Veneto Strade. Naturalmente all'interno del bilancio e di questo disegno di legge trovano anche collocazione la parte di compartecipazione dei fondi europei, in particolare quella legata ai fondi al FESR, al FEMPA, al FESR e al Fondo Sociale Europeo Plus sono 270 milioni, il PNRR 163 milioni
e il piano complementare 24 milioni. I PDL sono stati naturalmente trattati tutte nelle commissioni. In prima commissione è arrivato il 3 marzo, qualche giorno dopo sono state fatte le audizioni con un'ampia platea di soggetti, sono stati auditi sia per il DEFR stretto giro sia per naturalmente il bilancio, e ringrazio anche tutti i soggetti che sono venuti anche in questo poco preavviso, in questo poco lasso di tempo. Il CAL, ovvero Consiglio di Autonomie Locali, ha espresso parere favorevole all'unanimità, mentre le commissioni consigliari tra il 12 e il 18 marzo hanno espresso parere a maggioranza. Il 19 marzo invece la prima commissione ha espresso parere favorevole licenziando il testo per quest'Aula. Ringraziamento naturalmente a tutti gli uffici della Giunta regionale e del Consiglio regionale per il lavoro fatto in così poco tempo. Come dicevamo per il DEFR, vale anche per questa situazione, bilancio trattato in questo periodo dell'anno, bilancio insolito, però insomma l'obiettivo è quello di uscire quanto prima dall'esercizio provvisorio e dare uno strumento alla Giunta e al Consiglio per operare e dare risposta ai cittadini veneti. Un ringraziamento naturalmente a tutti i presidenti delle commissioni consigliari che hanno fatto un lavoro veloce, insieme naturalmente a tutti i consiglieri componenti e all'assessore Giacinti per la presenza. Buon lavoro. Grazie Presidente Tomaello. Il correlatore, il consigliere Galeano. Per favore. Prego consigliere. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Sono onorato oggi di poter intervenire a nome dei banchi della minoranza per la correlazione a questo primo importante provvedimento. Per favore, il consigliere Galeano sta intervenendo. Sì. Capigruppo, per favore. Riprendo. Prego. Dicevo che sono onorato oggi di poter intervenire a nome dei consiglieri di minoranza, che poi ovviamente dettaglieranno con i loro interventi quanto io andrò a approfondire, però discutere da correlatore questo primo bilancio regionale è per me un onore, oltre che essere stato un grande onere, ma questo insomma siamo qui e lo facciamo volentieri per la nostra comunità. Oggi di fatto con l'analisi di questi documenti fondamentali per la programmazione regionale arriviamo al vedo. Abbiamo discusso la scorsa settimana il DEFR, dove abbiamo parlato delle intenzioni, delle politiche, ora siamo ai numeri, alle scelte concrete. E richiamo, come ho fatto la settimana scorsa, una frase testuale che il Presidente Stefani ha riportato nell'incipit al DEFR, dove si diceva, in sintesi, che la realizzazione della visione e l'attuazione delle politiche passa necessariamente attraverso l'allocazione delle risorse. Noi eravamo partiti sinceramente bene, con delle aspettative positive, ravvisando una certa discontinuità in quello che era stato l'approccio dei primi giorni del Presidente Stefani. Avevamo letto parole che mettevano le persone al centro, avevamo visto la sottolineatura del metodo della partecipazione come lavoro. È vero, erano registrazioni sul piano delle dichiarazioni e degli annunci, però appunto questa discontinuità si sembrava volerla tracciare. Un cambio di approccio che sostanzialmente avevamo anche apprezzato e che ci sembrava di cogliere in alcune delle questioni che abbiamo posto da tempo, insomma, con la nostra politica, qui in Consiglio regionale e fuori. Ci sarà poi tutta la nostra disponibilità a lavorare ogni volta che il Presidente Stefani uscirà con le sue idee, laddove dia la misura concreta di voler affrontare davvero e seriamente le cifre di questa difficile contingenza. Quando ci fu, subito dopo la fine delle Olimpiadi, l'uscita del Presidente del Consiglio Zaia, che disse adesso avanti subito sprombattuto con le estive del 2036, noi avevamo apprezzato il modo con cui il Presidente Stefani aveva detto no, calma, serve prudenza, ho anche il sociale a cui dover puntare e pensare. E a noi piace questa linea. È una linea che certamente non vuole fermare il progresso, ci mancherebbe, ma che affronta anche con consapevolezza le difficoltà e le criticità profonde del presente, e questo diventa fondamentale. E ci sembrerebbero questi i terreni sui quali anche dai banchi dell'opposizione possiamo portare contributi concreti e costruttivi. Poi però, ripeto, come oggi veniamo ad analizzare il bilancio e quindi al vedo sui numeri,
abbiamo visto anche altri fatti che hanno dato la misura che le cose non stanno andando esattamente in questo senso. Sul punto della partecipazione, per carità, siamo con i tempi contingentati, quindi possiamo anche capire che la minoranza non sia stata coinvolta nel percorso, che però appunto alla prima seduta del DEF vengano poi presentati degli emendamenti in Consiglio da parte della stessa maggioranza, per quanto poi presentati, questo certifica un dato inconfutabile, ovvero che tutti i percorsi di partecipazione non erano stati fatti, perché di solito una maggioranza arriva in aula con il documento definitivo, avendo fatto tutto quello che poteva in termini di concertazione prima. L'emendamento certifica che non è stato fatto tutto così, o almeno non è stato fatto in fondo. E il punto di vista invece degli intendimenti che vogliono prendere concretamente le mosse dalla difficile situazione che il Veneto vive, da contestualizzare ma sicuramente difficile, prendono poi concretezza con i numeri che oggi andremo a vedere nei documenti che abbiamo analizzato in commissione molto velocemente, forse come non mai, e che adesso sottoponiamo al Consiglio. Guardate, diciamo queste cose anche con una certa delusione, ma soprattutto, perché la nostra delusione potrebbe contare fino con una rinnovata preoccupazione, perché significa che forse la marcia diversa non è stata ingranata. La volta scorsa io ero intervenuto in aula, in uno degli interventi di chiusura, per dire, e il mio intervento aveva creato un po' di brusio, per dire che il Presidente Stefani ne usciva un po' con le ossa rotte. Allora forse non era l'espressione migliore, lo confesso, però quello da cui prendeva le mosse era il fatto che poche ore prima, discutendo in una pausa con un amico, non eravamo qui a Palazzo Ferrofini, eravamo andati un attimo fuori, che segue da vicino molto le politiche regionali e che non la pensa neanche esattamente come me, mi aveva detto: mi sembra che il Presidente Stefani, lui ha detto Stefani, sembra si stia sciogliendo in tanti annunci, perché poi nei fatti le cose si vedono ben poco. Le ossa rotte stavano appunto per quel momento in cui si passa con una certa delusione dalle aspettative di cambiamento ai fatti che raccontano invece di un certo immobilismo e di una sicura mancanza di coraggio. In questo momento invece non avere coraggio, concretezza, iniziative e tempestività significa essere scollegati dal quadro congiunturale. La definizione di documento ponte che avevamo sentito in commissione in riferimento al DEF non poteva essere associabile al DEF per definizione, che non è un documento ponte, lo abbiamo già detto. Se è un documento ponte, un documento di visione, non avere appunto un documento ponte su questo fronte vuol dire non avere la visione. Ma noi riteniamo che neanche allo strumento del bilancio, che invece per definizione potrebbe essere definito un documento transitorio, si possa in questo caso dare la definizione di documento ponte, perché il ponte unisce due parti, un'eredità e la prospettiva futura. Qui invece la prospettiva futura davvero non si capisce bene qual è, o meglio diciamo che nei documenti le parole ci sono, il futuro è tracciato, ma sui temi, e ci sarebbe anche la nostra disponibilità a lavorarne, ma nell'introduzione del DEF, appunto laddove, lo dicevo prima, il Presidente Stefani parla dell'attuazione della visione delle politiche che passano necessariamente per l'allocazione delle risorse, ecco, se queste sono le risorse allora l'orizzonte rimane una chimera e l'altro lato del ponte manca. Ecco perché riteniamo che l'impianto costituito da questa manovra sia per noi insoddisfacente e incapace di indicare fin da subito l'orizzonte politico reale nella quale la nuova amministrazione guidata dal Presidente Stefani intende muoversi. Abbiamo visto poi anche ieri già alcuni consiglieri di minoranza che hanno presentato, adesso non è presente la consigliera Brescaccin, che hanno presentato ordini del giorno per sostenere le imprese, per assecondare il grido d'allarme sul fronte energetico. Insomma, non siamo noi a farlo, è qualche componente della maggioranza, quindi questo forse la dice tutta sul fatto che questi documenti non entrano in maniera incisiva nella realtà. Passo ad analizzare in maniera un po' più specifica la legge di stabilità, venendo poi a alcuni passaggi sul bilancio e il collegato, quindi unificando la discussione dei tre provvedimenti. In questi giorni, dove siamo stati tutti assorbiti da tantissimo lavoro, non guastava affrontare qualche documento che fosse sotto le 100 pagine, insomma, visto il carico di lavoro andava bene che fosse così, però scherzi a parte, nella legge di stabilità, che consta di 2 articoli, uno dei quali il secondo è l'entrata in vigore, il problema non è intanto quello che c'è, che è un articolo di scarsa dimensione e scarsa portata, il problema è esattamente in quello che non c'è, perché la legge di stabilità contiene le novità eventuali sul fronte della fiscalità.
E quindi è bene o male che non ci sia nulla? Il giudizio di bene o male dipende dalle circostanze, lo dicono i tempi e il contesto, se il provvedimento è adeguato o meno. E i tempi e il contesto li conosciamo tutti. Quali sono? I tempi li vediamo oggi, insomma, arrivando qui si vede una manifestazione fuori dall'aula, apriamo i giornali, vediamo quali sono le notizie, appunto ci sono gli ordini del giorno degli stessi consiglieri di maggioranza, insomma tanti piccoli ma importanti esempi dell'incertezza e delle difficoltà che viviamo. La guerra di Trump, che scassa ovviamente l'ordine mondiale e distrugge i fondamenti del diritto internazionale, su cui si è edificata per decenni la democrazia moderna, sta già avendo un impatto diretto sulla nostra economia e qui per esempio la CGIA di Mestre dice qual è l'impatto dello shock energetico, che potrebbe costare alle nostre aziende venete nel corso del solo 2026 circa 1,1 miliardi, gli artigiani prevedono rincari per gas e elettricità tra il 60 e il 70% già dal mese di aprile, quindi di fatto domani, e la crisi energetica peserà sulle famiglie venete per circa 750 milioni di euro all'anno, per maggiori costi di riscaldamento e luce, quelle spese che mettono in difficoltà larga parte, quasi il 41% della nostra popolazione, lo dirò poi nel dettaglio più tardi. Quella di Trump è una nuova ennesima guerra che aggrava il contesto internazionale, che continua quindi ad essere caratterizzato da tanta incertezza e che determina previsioni contenute di crescita del PIL mondiale e poi a cascata europeo e nazionale. La Commissione europea infatti su questo prevede per l'Eurozona per il prossimo triennio una crescita sostanzialmente stabile per poco superiore all'1,5, con un tasso di inflazione superiore all'1, voi quindi capite che di recessione si può praticamente parlare. Nel 2024 il PIL italiano si ferma allo 0,7%. Le esportazioni si contraggono in maniera definitiva, la produzione industriale continua a segnare preoccupanti elementi di debolezza, insomma sono tutte previsioni che verosimilmente sono destinate a peggiorare. E anche il Veneto ovviamente deve fare i conti con questi scenari internazionali e con la piena consapevolezza deve fare questi conti della propria debolezza strutturale accumulata in anni di politiche ferme e inefficaci. Lo tratterò più specificamente fra poco. A differenza del passato, infatti, quando l'economia veneta viaggiava a velocità doppia rispetto alla media nazionale, le previsioni del PIL per la nostra regione nel prossimo triennio ci pongono sostanzialmente in linea con gli indici medi italiani. Meglio di noi fanno Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, il Lazio, la Campania e sulla base del quadro programmatico elaborato dal governo lo scorso ottobre, il Veneto si assesta addirittura al di sotto del dato medio previsto per tutte le regioni del nord. Preoccupano poi in particolare le difficoltà registrate nel settore manifatturiero, su questo abbiamo fatto degli interventi al DEF che dicono insomma puntualmente quali siano anche queste difficoltà, settore che è appunto esposto in maniera importante a fattori di debolezza strutturali che ne limitano le prospettive di crescita e tenuta. La produzione industriale anche nel 2024 e per il secondo anno consecutivo registra un calo medio dell'1,4 e anche l'export regionale segna una diffusa contrazione, su cui ovviamente questa incertezza internazionale e dell'economia dell'Eurozona incide in maniera importante, nonché e non ultimo anche le politiche protezionistiche dell'amministrazione americana. Queste previsioni quindi confermano che da qui ai prossimi anni le difficoltà dell'economia veneta di mantenere una traiettoria di espansione ci saranno tutte. Sul fronte occupazionale anche qui emergono alcune crepe, perché i dati vanno letti, dicono di alcuni andamenti che così formalmente sembrano anche positivi, ma vanno letti appunto bene. Nel 2024, ad esempio, in Veneto il ritmo di crescita del numero degli occupati rallenta. A crescere però è principalmente la componente maschile nel complesso, mentre quella femminile diminuisce di mezzo punto percentuale. Quindi abbiamo più o meno un tasso di occupazione femminile al 62,3 contro quello di occupazione maschile attorno al 78. Chiaro che il tasso di occupazione regionale è pari al 70,2% contro il 62% della media italiana, ma appunto serve dare una lettura un po' più in profondità e aderente alla realtà di questo dato, perché il fattore più allarmante riguarda l'andamento della produttività del lavoro in preoccupante calo, che si riflette inevitabilmente sulla dinamica dei salari reali. Cioè in sostanza se aumentano i posti ma non aumenta il PIL, bisogna chiedersi quale sia la qualità del lavoro di cui stiamo parlando. Il declino poi di un territorio rischia e si può descrivere anche, si osserva, considerando le dinamiche demografiche. Su questo mi aveva già anticipato il Presidente, il nostro capogruppo Manildo nella discussione del DEF, l'aveva sottolineato anche la consigliera Luisetto,
Il quoziente di natalità in Veneto è di 6,2 ogni 1000 abitanti. Nel 2025 le nascite segnano un minimo storico di meno 30.000 nati. Si riduce a 1,20 anche il numero medio di figli per donna e l'Istat stima per i prossimi anni un ulteriore calo degli abitanti. Contemporaneamente significa che c'è una popolazione che invecchia, accentuando lo squilibrio tra le generazioni e le conseguenze che possiamo immaginare sul mercato del lavoro, sostenibilità economica, sul fronte dell'assistenza sanitaria, sulla tenuta del sistema pensionistico. Quindi le difficoltà del sistema produttivo da un lato e il declino demografico dall'altro incidono ovviamente anche sul benessere sociale diffuso. I dati del DEF, quindi di Paolo Galeano del Partito Democratico che fanno campagna elettorale, cosa dicono? Ripeto, vengono portati dal DEF, il documento che è stato licenziato dall'Aula la scorsa settimana. Il 42% dei veneti dichiara di arrivare con difficoltà a fine mese, per effetto soprattutto delle spese legate all'abitazione. Il 7-9% della popolazione dichiara di aver dovuto rinunciare alle cure sanitarie pur avendone avuto bisogno per problemi economici. Il 12,4%, dato in questo impressionante, della popolazione in Veneto nel 2024 vive in condizioni di rischio povertà o esclusione sociale. A questo 12,4 si sostanzia in numeri veri e propri che sono 590.000 persone. Ci sono poi altri dati e indicatori significativi che si possono dedurre dall'analisi qualitativa del contesto sociale. Pensiamo al rapporto di monitoraggio della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, gli indicatori del benessere equo sostenibile, BES, che ci raccontano appunto di un territorio fortemente compromesso. Anche qui, ripeto, non sto inventando cose o cercando di narrarle in maniera eccessivamente tragica, prendo i dati del DEFR, proprio per descrivere il contesto e i tempi all'interno del quale si inserisce una legge di stabilità che consta di un articolo e sostanzialmente nessuna novità fiscale. È una situazione critica quella del territorio rispetto ai bisogni delle persone, come conferma il dato relativo al numero di bambini appunto che non hanno usufruito dei servizi per l'infanzia, o a quello dell'insufficienza dei servizi a favore degli anziani non autosufficienti, ma anche le gravi carenze per esempio del sistema sanitario regionale territoriale. E indicherebbero già di per sé questi dati la linea prioritaria di intervento da tenere. Allo stesso modo, e anche qui ripeto ci sono i dati del DEF, il Veneto sembra aver fallito l'obiettivo della sostenibilità ambientale. Tutti gli indicatori lo confermano, quelli connessi alle politiche energetiche, al contrasto al cambiamento climatico, al consumo di suolo, alla fragilità idrogeologica, alla qualità della vita nelle città. Sostanzialmente preoccupa in generale il trend al peggioramento di quasi tutti gli indici di Agenda 2030. Anche osservando il set di indicatori, quelli riguardanti il tema del valore pubblico, c'è un quadro non buono, che è registrato, anche se è assimilabile su questo a quanto avviene in Italia, le dinamiche che descrivono il nostro Paese. Ci sono medie appunto simili ma comunque preoccupanti, con il calo della partecipazione civica e politica, il peggioramento dell'indice di criminalità predatoria, con dati appunto non sufficienti rispetto neanche alla qualità della formazione e dell'istruzione, e dati pesanti rispetto al trasporto pubblico locale. Tutti questi fattori ovviamente dovrebbero garantire la qualità della vita della nostra comunità e il benessere diffuso, e raccontano invece, se sono in declino o danno prospettive che neanche nel medio termine possono essere raggiunti, ripeto, le freccette nel DEF lo testimoniano chiaramente. Questo dice di un contesto territoriale in difficoltà. Sempre sul contesto c'è poi un altro fronte, la questione critica sul fronte delle risorse, che ovviamente non ci sfugge, perché sappiamo benissimo che per proporre un piano di interventi straordinari di fronte a una situazione generale così straordinariamente complicata serve, con responsabilità, parola fondamentale che il Presidente Stefani più volte richiama nella sua relazione, servirebbe affrontare in primo luogo il tema delle risorse economiche in entrata. Sappiamo che anche su questo c'è un momento molto difficile. La politica di coordinamento delle finanze pubbliche europee riduce attualmente fortemente gli spazi di manovra per le politiche di bilancio nazionali. Infatti il governo su questo ha accelerato il raggiungimento dell'obiettivo del 3% del deficit rispetto al PIL, anticipando appunto il raggiungimento di questo al 2025, con benefici sul termine della credibilità dello Stato, del valore insomma dei titoli, dello spread, però anche poi sappiamo che l'austerità non è sempre, anzi spesso è in contrasto con il benessere dell'economia reale e della vita reale dei cittadini sul territorio. Per anni lo avete detto voi in primis.
Dentro questa nuova stagione di rigore per la finanza pubblica nazionale si aggiunge il contributo richiesto ai territori, che risulta sempre più pesante. Sapete che il Veneto, dati del DEF, dal 23 al 29 contribuisce per 504,6 milioni alla finanza pubblica, 88 in quest'anno, 96 dall'anno prossimo e anche per il 28 e 107 per il 2029. Ricordiamo poi che dal 23 il concorso delle regioni alla finanza pubblica avviene con un nuovo metodo, che è con un metodo diverso, che non è più quello del taglio ai trasferimenti da parte dello Stato, ma il riversamento allo Stato di risorse proprie. Questo che cosa comporta questo meccanismo? Ha una conseguenza precisa, che oltre che a rispecchiare la mancata attuazione del federalismo fiscale e limitando l'autonomia finanziaria dei territori, impone un onere aggiuntivo ai bilanci regionali, già vincolati dal pareggio di bilancio di cui è l'articolo 119 della Costituzione. Ne deriva che ogni contributo aggiuntivo alla finanza pubblica da parte della nostra spesa regionale si traduce in una riduzione diretta della spesa stessa. Su questo tema facciamo un piccolo approfondimento, 2 riflessioni. Uno, la prima è il livello del finanziamento del fabbisogno standard, pur sanitario standard, con l'incremento di 2,4 miliardi è comunque gravemente insufficiente, lo dicono i dati, lo riporta anche qui il DEF, lo riporta il bilancio. Sappiamo infatti che gran parte di questo incremento è destinato ai rinnovi contrattuali e non al rilancio del sistema, i cui costi sono ovviamente, come dappertutto, in crescita. A conferma di ciò si ricorda appunto la tendenza alla riduzione della spesa sanitaria e l'incapacità in questo momento di colmare a lungo termine le carenze strutturali della stessa. Ecco perché su questo, e siamo pronti a dare una forte mano, l'impegno da parte di quest'Aula deve essere trasversale per la pressione politica, per la richiesta politica che dobbiamo fare verso il livello di governo nazionale per avere risposte più importanti in termini di sanità. Perché al di là appunto dei dati assoluti, quello che conta è il rapporto di questi dati in relazione al PIL. La seconda poi, che è l'ultima di fatto buona notizia, riguarda il fondo integrativo statale per le borse di studio, quello di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, che ripeto è certamente una notizia positiva, che non deve però cancellare dall'agenda politica le responsabilità che noi come Regione dobbiamo avere sul fronte del diritto allo studio. Certo che sono nuove risorse che contribuiscono in maniera significativa a consentirci di erogare le borse di studio. Abbiamo segnalato questo come uno degli aspetti positivi di questa manovra, appunto di erogarle a tutti i soggetti idonei, ma non elimina la necessità di interrogarsi su quale sia il ruolo che la Regione Veneto vuole svolgere su questo tema. Le buone notizie, come dicevo, si possono fermare a queste due, perché l'impatto, rispetto all'impatto dei rapporti finanziari tra Regione e Stato, si registra ovviamente un incremento pesante della pressione finanziaria, rispetto al quale si è provato ad introdurre alcuni elementi di flessibilità, tipo la cancellazione del fondo anticipazioni e liquidazioni che abbiamo visto alcuni consigli fa, ma che risultano in questo momento insufficienti. Poi non sfugge ovviamente che vanno nella direzione opposta a queste misure dell'attuazione del cosiddetto federalismo fiscale, anzi sono orientate assolutamente verso un consistente riaccentramento dell'intervento pubblico. A questo proposito cominciamo a fare un'operazione verità anche su altri fronti. Siamo convinti ovviamente che sarebbe auspicabile, in linea di principio, sostituire i trasferimenti statali con entrate tributarie direttamente gestibili dagli enti territoriali. Ciò garantirebbe ovviamente adeguata manovrabilità e maggiore autonomia decisionale. Però un po' la sentenza che ha di fatto fermato e bocciato la legge Calderoli e un po' gli altri fattori conseguenti hanno di fatto rallentato moltissimo, per usare un eufemismo, questo percorso e quindi dobbiamo di fatto liberare il dibattito dalle ipocrisie che ci possono girare attorno sul fatto di promettere veloci e soddisfacenti passi in avanti su questo fronte. Bisognerebbe invece con onestà ricordare che per attuare davvero il federalismo fiscale il governo fosse in grado di definire i LEP e i relativi costi e fabbisogni standard. Su questo sappiamo di quanto per le ragioni a statuto ordinario il cammino sia lontano sicuramente da vedere il complimento. Archiviamo dunque le aspettative e le speranze, almeno nel breve e nel medio termine, rispetto al fatto che dal federalismo fiscale e dalla sua attuazione possa derivare la soluzione ai problemi finanziari della nostra regione.
Così come appare chiaro che non potrà arrivare alcuna risposta neppure dall'autonomia differenziata per ciò che ne rimane. Come ammesso dal Presidente Stefani, ma ieri poi abbiamo letto anche le dichiarazioni del Presidente Fontana, Presidente appunto della Lombardia, si tratterà, se tutto va bene e chissà quando, solo della devoluzione di alcune piccole funzioni senza alcun trasferimento aggiuntivo di risorse. Pertanto appare evidente, la conseguenza è logica, che attorno agli argomenti su cui ragionare per dare una prospettiva reale a questo documento dovrebbe essere il ragionamento connesso ai tributi autonomi regionali. Su questo punto sappiamo che le entrate tributarie extrasanitarie autonome incidono in misura non significativa sul fronte delle entrate, che presentano appunto una scarsa dinamica in termini reali. È del tutto evidente che tale incidenza non può essere ancora più ridotta per l'unica regione, la nostra, il Veneto, a statuto ordinario, in Italia, che ha scelto di non applicare l'addizionale IRPEF, oltre, lo si precisa per dovere di cronaca, all'1,23%, quota diciamo minima stabilita dallo Stato per l'addizionale diciamo così sanitaria. Addizionale IRPEF che è per eccellenza il tributo autonomo nella piena discrezionalità dell'ente. Dunque, siccome la discussione sul bilancio, almeno dentro a quest'Aula, dovrebbe essere orientata alla serietà e alla responsabilità, non sarebbe forse questo il tempo di lasciare da parte la mistificazione della realtà di un federalismo fiscale a portata di mano e di un'autonomia impossibile e chiederci davvero alle condizioni date tanto dalla congiuntura economica quanto dalla Costituzione italiana cosa davvero possiamo fare con coraggio per rendere il Veneto una terra più giusta? E se condividiamo la consapevolezza che abbiamo bisogno di più risorse, e su questo ci sembra inevitabile, perché altrimenti vorrebbe dire che questa manovra di bilancio soddisfacerebbe le prospettive, i bisogni e le necessità della Giunta e della maggioranza di Regione, ma sappiamo ovviamente che così com'è, e non solo per le voci di corridoio, ma per le tante lamentele e le urla che arrivano dal territorio stesso, se condividiamo quindi e abbiamo la diffusa e condivisa consapevolezza che abbiamo bisogno di più risorse per affrontare con determinazione tale fase storica, se per onestà intellettuale appunto dobbiamo anche ammettere che lo Stato non è nelle condizioni e forse non ha pure anche la volontà politica in questa fase di sostenere lo sforzo che la Regione del Veneto deve mettere in campo con urgenza, dobbiamo convincerci che sia indispensabile rivedere alcune politiche pubbliche, anche quelle di natura fiscale e ridistributiva. Lo dico in particolare al Presidente Stefani, che non è qui presente, ma a cui voglio ovviamente inviare con questa nostra relazione il più forte messaggio. Se riconosciamo come rilevanti i diritti sociali alla casa, alla salute, all'istruzione, al lavoro, tutte cose che aveva sottolineato fortemente in campagna elettorale e in tutti i discorsi che poi è venuto a farci in aula, dobbiamo trovare le risorse necessarie per garantirli davvero a tutti. E non solo perché vogliamo costruire un Veneto più giusto, dove si riducono le diseguaglianze, ma anche perché siamo convinti che investire sulla coesione sociale e sulla crescita inclusiva, sulle pari opportunità, sia davvero lo strumento più efficace per incidere positivamente sulla crescita economica. E allora, se l'addizionale regionale all'IRPEF è il tributo proprio delle regioni a statuto ordinario, per il cui gettito viene destinato interamente a favore delle regioni stesse, esso è per definizione lo strumento principale in tale contesto, in tali condizioni, per avere queste maggiori disponibilità, soprattutto se adottato con un forte impianto progressivo. Sarà su questo poi l'intervento del nostro capogruppo Giovanni Manildo, che entrerà più nello specifico degli emendamenti che abbiamo proposto e quindi della manovra emendativa che abbiamo proposto, a dare i dettagli di questo impianto e della ricaduta che vorremmo condividere con voi. Quindi con un'impostazione che andrebbe a colpire solo il 7% della popolazione veneta, in misura assolutamente graduata, e quindi è vero, sappiamo oggi di come la classe media non possa essere definita una classe ricca, però sappiamo anche di come il rimanente 93% è estremamente in difficoltà e noi dobbiamo guardare fortemente anche a questa grandissima, la maggioritaria fetta della nostra società. Qui faccio un piccolo appunto perché è interessante su questo tema ricordare cosa dice testualmente il DEF, a pagina 35. Dice che mentre nel 2010 le manovre regionali ammontavano a 3,4 miliardi, nel 2025 esse sono quasi raddoppiate, arrivando a 6,4 miliardi. Dal 2010 al 2025 le regioni a statuto ordinario hanno applicato manovre sull'addizionale IRPEF e IRAP per un totale del periodo pari a 64 miliardi, in media 4 miliardi all'anno. Il Veneto risulta una delle regioni che ha meno tassato i propri cittadini
e fin qui potrebbe essere qualcosa di buono, non avendo applicato dal 2010 alcun aumento sull'addizionale IRPEF. La Regione Veneto ha chiesto in 16 anni, questo dato è molto interessante, in media 102 euro a persona come manovra aggiuntiva su IRPEF e IRAP, di fatto l'IRAP perché l'IRPEF, come dicevamo, non è stata toccata, contro una media di oltre 10 volte superiore, 1.270 euro in media ad abitante, delle altre regioni a statuto ordinario. E il Veneto conserva, ripeto sempre testualmente, la flessibilità fiscale residua più alta sull'IRPEF e ampi margini sull'IRAP. Sull'IRAP ricordiamo che la manovra, che poi di fatto porta a incassare 154 milioni circa al nostro bilancio, è già stata fatta dalla precedente amministrazione. Noi quindi possiamo anche scegliere di continuare con lo storytelling del Veneto tax free, ma se guardiamo alla situazione odierna, lo stato delle cose non è esattamente tutto rose e fiori. Voglio riportare un importante passaggio che Confindustria proprio ha espresso durante le audizioni fatte poche settimane fa. Recito testualmente quello che il rappresentante di Confindustria aveva detto. Casa, sociale, mobilità non sono solo per i poveri, ma sono una grande infrastruttura per tutti, compresi l'industria e il mondo produttivo, perché l'industria e il mondo produttivo non vanno date per scontate, anche esse sono una scelta politica ogni giorno. Facciamo attenzione quindi a far passare per virtuoso quello che invece è un quotidiano e consapevole disinvestimento in questa struttura. In questi 15 anni le scelte di politica fiscale di chi ha guidato la nostra regione ci hanno portato ad essere uno dei territori con la minor spesa pro capite. Abbiamo certamente chiesto meno sul piano fiscale ai veneti rispetto ad altre regioni, è un dato di fatto. Altrettanto certamente, anche qui i dati parlano chiaro, ai veneti abbiamo dato meno in termini di servizi e prestazioni universali. È chiaro, è evidente che questo impianto politico, che nei fatti ha deciso di rinunciare alla funzione ridistributiva, per carità la politica può decidere di esercitarlo o meno, insomma, questo potere, dipende dal proprio ambito valoriale, però questa funzione redistributiva non applicata ha privilegiato chi ha le possibilità economiche per procurarsi ovviamente ciò che gli serve autonomamente e ha penalizzato invece chi questa possibilità non ce l'ha. E questo spesso è avvenuto proprio sul fronte dei diritti sociali fondamentali. Quindi sappiamo, è un dato, la legislatura precedente si è chiusa a novembre 2025, che chi ha governato fino a ieri non ha avuto il coraggio e la capacità di fare una scelta scomoda ma giusta. Oggi chi governa sarà in grado di farla e di segnare una discontinuità? Abbiamo di fronte sfide epocali e anche qui riprendo alcune parole che qualche altro esponente durante le audizioni aveva ricordato. In fasi straordinarie servono misure straordinarie, lì letteralmente avevano detto misure anticicliche a dire il vero, e quindi questa cosa è stata ripetuta, io penso che dovremmo farne tesoro. E per farlo davvero non possiamo limitarci a enunciare i problemi, ecco qui quella ossa rotte, no? Che ritornano, ma dobbiamo dimostrare di avere in mente gli strumenti per affrontarli. Non si tratta quindi, e questo lo voglio dire in maniera importante, solo di aggiungere o togliere una tassa, ma ancor prima si tratta, attraverso la leva fiscale, di raccogliere la sfida di guidare un processo collettivo, finalizzato a rendere il Veneto un territorio più giusto. Le associazioni di categoria su questo, anche negli scorsi giorni, hanno lamentato una posizione, hanno detto ci avete chiesto il sacrificio dell'aumento dell'IRAP, però dopo non ci avete resi partecipi del progetto di investimento di quelle risorse. Anche perché il progetto forse non c'era, insomma, coprire lo squilibrio della Pedemontana, ripeto, lo squilibrio è parola testuale che viene riportato nel DEF, ok? Si parla di squilibrio perché di fatto quando le entrate sono minori delle uscite si parla di squilibrio. Di fatto se questa era la necessità è ovvio che non c'erano altri progetti per andare a condividere l'allocazione delle risorse, però invece noi riteniamo che debba esserci una stretta correlazione fra le condizioni economiche e sociali del nostro territorio e le scelte politiche, strategiche e allocative che siamo chiamati a fare in questa, ripeto, questa sessione di bilancio, che pur nell'emergenza dell'esercizio provvisorio segna la via di una nuova legislatura, dopo 15 anni e anche un cambio della presidenza. Noi siamo sicuri che i veneti capiranno se il patto sarà trasparente e leale. Il Presidente Stefani, anche nella conferenza stampa dei suoi primi 100 giorni, pochi giorni fa, ha comunicato che neanche il 2027 sarebbe stato l'anno dell'addizionale. La scorsa settimana noi invece abbiamo deciso di tendere la mano a questo primo urgente atto di coraggio e abbiamo presentato con gli emendamenti, carta canta, in maniera quindi pubblica, ripeto, assumendosi tutto il nostro coraggio,
in coerenza con quanto era stato proposto durante la campagna elettorale, l'iniziativa Creiamo Futuro. Il nostro capogruppo Giovanni Manillo appunto dopo la presenterà un po' più nei dettagli, per dare anche poi la part construence di questa nostra posizione. E Creiamo Futuro dimostra chiaramente come, se lo vogliamo, ci sono gli strumenti per far cambiare passo al nostro Veneto, davvero. Chiaro, non si risolve tutto, ma si iniziano ad affrontare finalmente molte sfide che attendono da tanto, troppo tempo. Ed è proprio perché le possibilità di svolta ci sono che riteniamo insufficienti questi primi passi dei documenti politici dell'amministrazione guidata da Alberto Stefani. Provo dunque a spiegare per quali ragioni le sfide che sono indicate come cruciali, e quindi quella demografica e quella sociale, prime righe del DEF nella nota del Presidente Stefani, non possono essere affrontate con le armi spuntate di questi documenti e come invece dal nostro punto di vista potrebbero essere risolte. Lo faccio anche con l'obiettivo di anticipare i contenuti generali della corposa manovra emendativa che tanto nel DEF quanto oggi come PD e forze di minoranza abbiamo proposto. E poi ogni consigliere la declinerà più puntualmente con l'illustrazione dei propri emendamenti. Lo faremo poi con lo spirito costruttivo che anche dai banchi della minoranza può essere speso per il bene dei veneti. Partiamo dalla prima questione, quella cruciale per la nostra regione per il rafforzamento di una comunità coesa, quella dello sviluppo economico. Il sostegno al sistema produttivo, l'investimento in ricerca e sviluppo, quindi l'accompagnamento nel ricambio generazionale, il rafforzamento delle competenze organizzative e manageriali, il supporto alle nuove imprese, anche nell'ambito appunto dell'innovazione sociale, sono tutti obiettivi che possono essere perseguiti soltanto a fronte di un corposo piano di investimenti pubblici. Il PNRR in questi anni è stato un boost incredibile, un enorme volano per la nostra economia e per lo sviluppo. Chiaro che oggi bisogna capire che quando questo boost sarà finito che cosa succederà, perché ci saranno effetti anche sul sistema produttivo, oltre che sul fronte dell'amministrazione pubblica. Non è più tempo quindi di stare fermi o di limitarsi alle buone intenzioni, non ce lo possiamo permettere se vogliamo cambiare davvero le cose. Oggi serve agire direttamente attraverso le leve del governo regionale e indirettamente attraverso gli strumenti a disposizione, per esempio, di Veneto Sviluppo. Quindi serve che un intervento pubblico straordinario si concretizzi davvero e venga individuato con chiarezza il settore strategico nel quale appunto intervenire, anche con Veneto Sviluppo. La sburocratizzazione è sicuramente un punto importante, utile, ma di per sé non può essere sufficiente, come insufficiente è, guardando il documento, l'impegno regionale in politiche di ricerca e innovazione. Serve infatti oggi un chiaro patto per lo sviluppo, è quello che chiedevano prima le associazioni di categoria quando dicevano ci avete chiesto l'IRAP ma questo patto dove va? Non è stato concordato. Questo patto deve guidare la regione, non può mancare un investimento concreto di risorse pubbliche. Per esempio abbiamo visto la proposizione di Venexus, la piattaforma, no? Però lo sappiamo per definizione e chi conosce i bilanci pubblici sa come sono fatti. Se per definizione quelle di Venexus non sono risorse prevedibili, va benissimo che arrivino, ci mancherebbe, ma sappiamo che con esse non si può fare programmazione, perché appunto le spese che fanno programmazione in bilancio sono quelle prevedibili, le entrate certe e sicure. Non possiamo quindi dismettere la nostra capacità e volontà di programmazione devolvendola direttamente ed esclusivamente alla generosità di investitori privati, altrimenti rinunceremo in premessa ad esercitare questo nostro ruolo fondamentale. Poi sul fronte del fatto che, come richiamavo fra le parti di criticità del documento, il Veneto appunto è una grande regione manifatturiera, fortemente orientata all'export. Un sistema reso unico dall'integrazione delle micro e piccole imprese, a partire da quelle artigiane, sistema ai quali è stato già chiesto un importante sforzo significativo, con l'incremento delle aliquote IRAP appunto per un introito di circa 150 milioni, 154 per la precisione, nel bilancio regionale. Questo sforzo deve avere un senso, se crediamo che possa contribuire al rafforzamento di questo sistema complesso. E qui per esempio le proposte, che poi appunto dettaglieremo, potrebbero essere due e le cito velocemente. La prima è un ripensamento complessivo dell'iniziativa di Veneto Sviluppo. La nuova governance deve finalmente divenire pienamente operativa e devono essere consegnati obiettivi e target precisi. Sostanzialmente il percorso che dobbiamo fare è quello di passare da un modello basato
dal saper fare tradizionale ad uno basato sulla conoscenza e sull'alto valore aggiunto. Il secondo fronte invece riguarda la scarsa attrattività per i laureati delle nostre imprese e del nostro sistema, del nostro tessuto imprenditoriale. Abbiamo quindi lanciato in campagna elettorale la proposta del salario d'ingresso. Siamo disposti qui a rivederlo insieme, a condividere i tratti di questa misura per renderlo compatibile con le esigenze proposte dal nostro contesto economico e sociale e in accordo con la maggioranza per arrivare alla soluzione migliore. Anche su questo abbiamo delle proposte da fare con ordini del giorno che condivideremo volentieri anche con la maggioranza. Quindi migliaia di veneti oggi sono costretti a fare le valigie per cercare stipendi e condizioni di lavoro dignitosi all'estero. Non assistenza o beneficenza, quindi, ma un investimento strategico che metterebbe i nostri giovani talenti non solo al centro dei bei discorsi, ma anche del futuro di questa regione. Infine, terzo elemento, sempre sul tema dello sviluppo economico. Serve un grande investimento sul lavoro, perché non c'è solo la quantità, ma anche la qualità. Bisogna che non ci si preoccupi solo di lavorare, ma anche di garantire con il lavoro stesso una vita dignitosa. Ecco perché non si può prescindere dalla condivisione sulla centralità del lavoro nelle catene del valore, da un impegno rinnovato sul fronte della salute e della sicurezza. I dati sugli infortuni e sulle morti del lavoro non ci devono mai lasciare indifferenti, a prescindere dai trend. E ovviamente non possono essere neanche considerati meri elementi collaterali alla discussione pubblica sul futuro, quindi su questo dobbiamo avanzare un maggiore impegno. E visto il tema dello sviluppo economico, voglio fare un cenno a un altro tema, che è quello dello essenziale motore per lo sviluppo sostenibile, che è invece la coesione sociale. Certamente, infatti, una comunità coesa, con alti livelli di fiducia, rende l'economia del territorio più resiliente agli shock esterni e favorisce scambi e collaborazioni. Per questo siamo convinti che l'elemento più forte per rafforzare la competitività del Veneto sia quello di evitare di puntare a una crescita puramente quantitativa e, al contrario, puntare fortemente su un sistema territoriale sostenibile, fortemente orientato allo sviluppo sociale. Dobbiamo evitare sostanzialmente una crescita diseguale, i dati che riportavo prima lo dicevano, verso il basso, i dati appunto lo confermano, che ha limitato le pari opportunità e lo sviluppo delle risorse umane. Ecco perché riteniamo che la coesione sociale sia lo strumento più potente anche contro il calo demografico. Quindi dobbiamo puntare a una crescita economica che fornisca le risorse indispensabili per il welfare e le infrastrutture sociali. Tema urgente affrontato come uno dei primi e più corposi capitoli all'interno della nostra proposta di Creiamo Futuro, è quello della casa. Su questo non possiamo non registrare la decennale assenza della Regione, di una politica forte e di visione. Oggettivamente il problema, che ha connotati anche nazionali, è stato qui ingigantito in Veneto proprio da questo atteggiamento. Un patrimonio di alloggi pubblici assolutamente inadeguato e anche i piani social housing, su cui di fatto ci sono stati vari annunci anche in questi mesi, però susseguendisi con confusione e un continuo cambio di versione che di fatto non ci hanno fatto ancora capire quali siano le reali prospettive. Tutti questi annunci rischiano comunque di essere insufficienti. E non dicono nulla, e questo è un dato obiettivo, rispetto ai bisogni dei più fragili. E il social housing, lo sappiamo, è quella dimensione per quella parte di popolazione, spesso definita grigia, anche se forse tanto bello non è, che è troppo ricco per la casa popolare ma troppo povero per il libero mercato. Un fronte certamente critico che andrebbe affrontato quindi con una pluralità di strumenti all'interno di un programma pluriennale. I 50 milioni sono un inizio ma non bastano e servirebbe davvero semmai un piano strategico che assommi alla nuova disponibilità abitativa anche strumenti diversi, i canoni calmierati, progetti di vendita futura, piani per completare la disponibilità dell'abitazione con investimenti in spazi e servizi comuni, pensate alle sale del co-working per i giovani, servizi assistenziali per i meno giovani, insomma le idee possono essere tante su questo. Ecco perché vogliamo e chiediamo di coinvolgere questo Consiglio regionale per la messa a terra di questi nuovi progetti che abbiamo visto anche con la mid-term review qualche settimana fa qui in Consiglio, e anche un impegno politico forte per garantire risorse costanti e finanziamenti per queste iniziative. Nulla però, come dicevo, e lo sottolineo in maniera esplicita, viene specificamente dedicato alle famiglie con redditi molto bassi o in particolare condizioni di fragilità sociale.
Su questo spesso si scarica sulle amministrazioni comunali, ma sappiamo quali siano le difficoltà che hanno i comuni stessi che non riescono a far fronte da soli a queste emergenze. Il patrimonio delle ATER del Veneto ha beneficiato in questi anni dei fondi del PNRR e del superbonus edilizio, ma siamo ancora lontani dall'obiettivo. Sappiamo chiaramente che non esiste la bacchetta magica, ma la programmazione, la visione e il garantire investimenti costanti diventa fondamentale. Dopo la casa, cioè dove si abita, diventa fondamentale anche per dare competitività a un territorio, parlare del come ci si muove, quindi la mobilità sicuramente è un tema importante. Anche su questo, se sul sistema infrastrutturale regionale possiamo certamente dire che c'è bisogno di un piano di interventi e di prospettiva, la superstrada pedemontana su questo non aiuta e drena e drenerà per anni un'imponente mole di risorse che tolgono prospettive. Quello invece che serve oggi è un piano strategico lungimirante, coerente e complessivo che ripensi al sistema di mobilità territoriale. In campagna elettorale si era ritirato fuori il percorso dell'SFMR e tutto quanto. Dal confronto in Commissione abbiamo capito che non è più l'acronimo che deve essere utilizzato per tutti i motivi che l'ex assessora De Berti ci aveva spiegato, però su questo possiamo assolutamente convergere sul fatto che c'è una necessità condivisa di investire per il potenziamento del sistema ferroviario regionale, per programmare un'integrazione concreta tra le ferrovie e le infrastrutture già esistenti e quelle di nuova realizzazione. Quello che serve di fatto è la chiara messa a terra di un progetto integrato che consenta a lavoratori, studenti, imprese di muoversi. Perché non si può, e questi dati lo dimostrano in maniera chiara, predicare da un lato la sostenibilità e poi non rincorrere la competitività territoriale se non si ha il coraggio di fare un potente investimento sulla mobilità. Ecco quindi chiediamo una programmazione su questo di lungo periodo e proponiamo una programmazione di lungo periodo, a differenza di quanto fatto con la pedemontana, che sia anche sostenibile sul piano economico, ambientale e sociale. Poi, ed è l'ultima sfida, poi mi avvio verso la penultima sfida, poi mi avvio verso la conclusione. La sfida più grande, cioè la capacità di costruire un territorio che protegge dalle fragilità. Su questo il Presidente Stefani si è impegnato in maniera forte ed esplicita in campagna elettorale e con continui annunci anche qui in Consiglio. Sembrava che ci fosse un radicale cambio di paradigma, però noi chiediamo invece che si agisca con reale convinzione. Qui per esempio c'è tutto il tema degli ATS, c'è tutto il tema degli ATS e della loro entrata in funzione. Abbiamo visto la registrazione di una proroga, ci aspettiamo però un cambio di passo sincero, un impegno ben più proficuo, sia sul piano del merito che delle risorse economiche a disposizione, così come sul fronte della famiglia e delle infrastrutture sociali, indispensabili appunto per realizzare questo presidio sociale. Non si può annunciare preoccupazione per il calo demografico e non mettere in campo soluzioni incisive. Su questo anche con il fondo Creiamo Futuro, con la nostra proposta di Creiamo Futuro, c'è la previsione di intervenire per l'abbattimento delle rette dell'asilo dei nidi per dare una concreta risposta alle famiglie e sull'altro fronte di occuparsi, e anche qui avevamo proposto un fondo cospicuo di svariati milioni, mi pare 30 se non ricordo male, 57 milioni per circa 3.000 impegnative di residenzialità nelle strutture per anziani, in maniera da poter accogliere una buona parte degli anziani non autosufficienti, circa 12.000, che sono in attesa di una collocazione, con tutte le conseguenze che questo ha sulle famiglie che vivono quella situazione. Questi sono campi davvero fondamentali per noi, a cui si aggiunge poi la preoccupazione per la sanità, funzione pubblica nata per definizione e sostanzialmente per azzerare le differenze e contrastare le diseguaglianze e garantire a tutti ovunque il diritto a essere curati in modo adeguato. Qui anzi invece si sembra registrare la nuova frontiera dell'iniquità. Qui di fatto il Veneto non è stato capace, il nostro sistema sanitario regionale non è stato capace in questi anni di resistere ai cambiamenti in atto. Abbiamo visto la crisi del personale sanitario, l'impoverimento della dimensione territoriale, la predominanza delle logistiche del risparmio,
piuttosto che dell'investimento, insomma tutta una serie di elementi che ha reso oggi la sanità veneta un sistema oggettivamente in crisi e percorso da pesantissime diseguaglianze territoriali. La relazione sociosanitaria regionale che abbiamo visto in commissione all'inizio di questo mandato ne ha tratteggiato con evidenza alcune peculiarità. Ci abbiamo fatto tutti la campagna elettorale su questi temi, concordemente, era di fatto un impegno reciproco nel mettere questi settori al centro, però oggi questa prima iniziativa della politica del Presidente Stefani disattende nei numeri questo impegno. Da ultimo, proprio collegandomi al tema della salute pubblica, sottolineiamo il tema della sostenibilità ambientale, per la preoccupazione delle proposte che di fatto sono scarse su questo fronte. Ci sono parole ancora troppo timide sul consumo di suolo, qualche emendamento che abbiamo fatto approvare al DEF ha rafforzato questo tema, non ritroviamo la necessaria convinzione sulle politiche energetiche politiche, insomma abbiamo indicatori su ambiente e qualità che danno una fotografia devastante. Per concludere sulla legge di stabilità e poi passo velocemente ad alcuni riferimenti sul collegato. Siamo a un punto di svolta e abbiamo bisogno di garantire alla nostra Regione quel cambiamento necessario per governare i grandi cambiamenti e vincere le sfide della competitività e della giustizia sociale. Ci siamo candidati tutti alle elezioni pochi mesi fa con questi intendimenti e con questi medesimi intendimenti abbiamo avanzato proposte emendative. A questo primo bilancio che giudichiamo quindi insufficiente e inadeguato. Lo abbiamo fatto indicando linee di intervento prioritarie, con soldi veri, concreti, per uno sviluppo equo, la sostenibilità, la protezione sociale, la sanità pubblica. Abbiamo quindi in mente una traiettoria di un certo tipo e siamo convinti che le risposte debbano arrivare da ora. Su questo mi collego al collegato, scusate il bisticcio, perché esattamente questo sarebbe lo strumento più adatto per fronteggiare quel contesto in cui necessitiamo di velocità ed efficacia dell'azione di governo. Il progetto di legge collegato, infatti, è in generale lo strumento legislativo fondamentale perché ci consente di introdurre quelle modifiche normative che prevedono impegni di spesa in maniera rapida ed efficace. Ogni articolo, infatti, rappresenta a tutti gli effetti una nuova legge regionale, con una nuova linea di spesa direttamente nel bilancio. Capite che è un meccanismo fondamentale per collegare il bilancio regionale all'attualità. E infatti questo strumento, il collegato appunto, lascia al legislatore ampi margini di manovra, perché a differenza del progetto di legge di bilancio, dove si può finanziare solo ciò che c'è già, nel collegato si possono fare scelte strategiche di intervento. Tra tutti gli interventi normativi, esso è lo spazio nel quale appunto noi possiamo misurare la capacità di lettura dei cambiamenti in corso e la relativa capacità di individuare le scelte di intervento efficaci. Ecco perché questo sarebbe quindi lo strumento che, leggendolo, darebbe il senso della misura del grado di resilienza e della capacità di reazione dell'attività amministrativa della Regione di fronte ai fabbisogni emergenti e ai cambiamenti in atto. Vuole dell'acqua? Ma no, arrivo infine. Io ho tanti difetti, ma la resistenza è uno di quelli su cui vengo bene. C'è chi stava in consiglio mangiando sardine, anche per quello c'è problema. Grazie. Questa funzione del collegato appare oggi ancora più decisiva. Serve a voi, consigliere Marcato. Da un lato perché siamo in esercizio provvisorio e quindi abbiamo la necessità di recuperare mesi di ritardo e di avviare velocemente l'operatività e l'azione amministrativa, e dall'altro i rischi e le incertezze, le abbiamo già tratteggiate, sono tante. Poi di solito già i tempi della politica sono lunghi, figuriamoci in questo momento di emergenza qual è il disastro che si rischia di poter fare. Quindi abbiamo bisogno di agire in fretta, ma soprattutto di agire anche bene. E qui, analizzando il collegato, proviamo a vedere quali sono le misure che mettete in campo e come intendete affrontarle. Primo elemento, le risorse, e questo è un dato di fatto, proprie dell'ente regionale mobilitate in questo collegato, sono davvero molto esigue. Tolta infatti la quota di finanziamenti che si recupera a valere sul fondo sanitario regionale e a parte il ricorso a mutui di entità modesta, le risorse regionali fresche impegnate in questo collegato non arrivano neppure a 5 milioni di euro per l'anno in corso, sono ancora meno in questo momento per gli anni successivi. È un elemento che preoccupa perché di fatto tutte le criticità che abbiamo annunciato fino a prima ci diciamo che le stiamo affrontando a mani nude. E
questo dà anche la misura della potenziale scarsa efficacia delle misure stesse. In generale, quindi, questo provvedimento, riassumendolo, contiene una serie di misure che possono essere così raggruppate. Diciamo le toppe alle emergenze ereditate, alcuni interventi di dettaglio, alcuni interventi di diretta conseguenza delle scelte assunte dall'amministrazione precedente e alcuni invece importanti e condivisibili che sposiamo e vogliamo rafforzare. Per quanto riguarda le toppe, e siamo all'articolo 7, quello sulle medicine di gruppo integrate, l'articolo 8 sul personale sanitario da reclutare, fra virgolette, dall'estero e l'articolo 10 sugli ATS. Sappiamo che queste sono risposte che si aspettano da tempo sul fronte sanitario e sociale e ad oggi c'erano state risposte nulle, quelle che arrivano oggi sono parziali. Sulle medicine di gruppo integrate è un problema che oggi finalmente riceve una risposta. Sappiamo che parliamo di 634 medici, 77 medicine di gruppo integrate, circa 320 collaboratori di studio, insomma una realtà importantissima che finalmente oggi vede una risposta. La domanda che viene è: visto che è stato destinato per dare questa risposta una quota, cioè non risorse aggiuntive ma una quota del finanziamento statale del Fondo Sanitario Regionale, non si è capito perché a questa azione non si fosse di fatto arrivati prima. La seconda questione invece è quella della carenza del personale medico, tema che ha una portata nazionale, non solo regionale, ma anche qui assume contorni drammatici e particolari nella nostra regione. Anche la Regione qui e anche il Governo non sono stati a guardare e sappiamo che è un tema spinoso, ci sono stati anche scontri in sede giurisdizionale, confronti in sede giurisdizionale per dirimere alcune vicende che sono emerse. Ripeto, è un tema delicato, ma si capisce che un po', viste anche le misure messe in campo, la necessità di introdurre su questo argomento previsioni normative sembra più per la necessità della Regione di proteggersi da ulteriori ricorsi che per la volontà davvero di trovare un punto di equilibrio efficiente del problema, tanto che appunto qui le risorse impegnate sono solo 200.000 e solo per quest'anno. E infine gli ATS, su questo chi mi seguirà, poi soprattutto la consigliera Luisetto, approfondirà in maniera chiara. Le criticità sono tante e la proroga non è ovviamente una risposta sufficiente. Anche in questo caso è evidente di come le misure, stanziando solo 200.000 euro rispetto a quanto era già stanziato, non hanno fine finanziario, ma soprattutto ordinamentale. Ma qui di fondo c'è una grande questione politica che riguarda direttamente l'ineguatezza di come è stato fronteggiato questo tema fino ad oggi, portando poi inevitabilmente di fatto a dover prorogare i termini. Serve quindi un passo cambiato in maniera convinta sul piano politico, organizzativo ed economico, oltre alla misura che vediamo nel collegato. Seconda categoria è quella, come dicevo, degli interventi di dettaglio su questioni fondamentali. Allora, c'è quello degli impianti a fune, non serve commentarlo, c'è quello importante delle grandi derivazioni idroelettriche che abbiamo affrontato nel scorso Consiglio e che avevo descritto dicendo che abbiamo vissuto, penso, un momento di politica alta, dove maggioranza e minoranza si sono trovate a fare sintesi, ritirando un emendamento e mettendo insieme la disponibilità sul piatto a lavorare per un ordine del giorno che su questo faccia sintesi. È una sfida troppo strategica per non fare un grande lavoro insieme con responsabilità. E poi c'era l'articolo 9, quello sui LEA di montagna, sui quali soprassiederei perché poi gli emendamenti e le dichiarazioni degli scorsi giorni ci hanno detto di come l'operazione dei 30 milioni raccontata era grottesco maquillage politico a cui il consigliere Del Bianco e la consigliera Luisetto, il lavoro poi fatto tutti insieme, ha finalmente posto fine facendo chiarezza e garantendo le risorse che rischiavano di essere ridotte in maniera quasi dimezzata per il mondo della montagna, che rappresenta quasi il 30% del territorio regionale in termini di superficie. Terza categoria è quella degli impegni che l'amministrazione si era già assunta e che quindi sono in continuità, sono impegni anche condivisibili, sono l'articolo 6 sul data center e l'articolo 11 sul World Health Foundation. Impegni appunto che riguardano geograficamente il territorio padovano ma che poi possono avere ricadute positive per tutta la regione. Sul primo, sul data center, è un intervento che interessa, utile indubbiamente, che sosteniamo
E anche idem per quanto riguarda il forum mondiale sulla sanità. Non c'è nulla di nuovo, per carità, ma è un'azione positiva. Quello che si chiede però è magari un'operazione trasparenza per elencare fino in fondo tutti i costi effettivi, in maniera da poter avere il quadro chiaro di che cosa è stato fatto e che cosa si pensa di fare. Il quarto e la ultima categoria degli interventi in questo collegato riguarda invece gli interventi positivi che condividiamo e che vogliamo supportare. L'articolo 1 sulla montagna, è vero, prevede 1 milione, quindi è un segnale di fatto. Pensate che nel nostro fondo Creiamo Futuro che abbiamo proposto, proponiamo di mettere 15 milioni su questo fondo. Quindi anche qui troviamo una proposta tangibile di fronte a quello che invece nel collegato e nel vostro impianto di bilancio è in questo momento solo un segnale. Positivo però aggiungere le risorse statali al mondo della montagna per contrastare le dinamiche di spopolamento diventa importante. Importante poi anche l'articolo 4 sul basket bond, tanto che anche qui con il nostro fondo Creiamo Futuro proponiamo sostanzialmente di raddoppiare le risorse che sono messe a disposizione, perché è una leva importante. La direzione è quella giusta e può consentire alle piccole e medie imprese di ridurre la dipendenza dal credito bancario tradizionale, mettendo in moto nuovi meccanismi. E poi c'è l'articolo 12 sull'edilizia sociale, perché anche questo è condivisibile, misura sicuramente da potenziare, ma dove qualche soldino viene già messo, perché è ovvio di come, oltre a necessitare di interventi in manutenzioni, oggi la frontiera è anche quella connessa all'innovazione tecnologica e in generale e a quella della telemedicina. Quindi le criticità sono tante sul fronte degli immobili che rispondono a questi bisogni, però cominciare è bene e la nostra disponibilità a lavorarci insieme c'è. Quindi i segnali positivi ci sono, ma i segnali non sono sufficienti. L'ho già detto nella discussione sul DEF. Dei segnali si può accontentare chi agisce in un quadro che subisce. Ripeto, da sindaco, con frustrazione, e penso che tanti di voi abbiano vissuto con me questa sensazione, abbiamo vissuto dei momenti in cui dicevamo avremmo voluto vivere in un contesto normativo diverso, in cui poter dare effettivamente le risposte ai nostri territori. E allora quando sei sindaco ti accontenti anche dei segnali, perché oltre a quelli non puoi fare. Se però sei l'operatore, l'attore che quel contesto lo può anche solo in parte cambiare, capiamo di come dei segnali non ci si possa accontentare, perché bisogna invece intervenire, cambiare e determinare, soprattutto ora in un contesto come questo. Io penso che il Presidente Stefani e la sua maggioranza debbano davvero leggere in maniera lucida e distante dalle dinamiche partitiche quello che stiamo vivendo in queste settimane, dove si trovano delle minoranze che fanno loro per prime la proposta, diciamo così, impopolare di poter intervenire anche sul fronte della tassazione per rimettere in moto tutta una serie di leve importanti. Noi pensiamo che sia un'occasione unica per tutti. Se andiamo avanti insieme su questo trovate una sponda importante e questo testimonia di come al centro della nostra azione ci sia il bene del Veneto e non il nostro consenso fine a se stesso. Qui in Regione siamo sempre bravi, molto spesso, a sbandierare tanti primati anche laddove non ci sono. Ecco, io penso che sarebbe bello invece dire che uno dei primati del Veneto è quello di trovare un consiglio regionale che da parte di minoranza e da parte di maggioranza si mette insieme al di là delle dinamiche partitiche, che supera le dinamiche partitiche per lavorare insieme per trovare queste risposte. Noi la mano la stiamo tendendo in maniera importante, questa strada l'abbiamo cominciata e la disponibilità concreta è scritta e pubblica negli emendamenti e nelle parole che abbiamo detto a tutti. Su questo, e chiudo, vi riporto un piccolo episodio che ho vissuto il giorno dopo l'elezione a consigliere regionale. Sono andato al lavoro la mattina seguente e ho trovato un collega, la prima persona con cui ho parlato quel giorno, che mi ha detto: ascolta adesso Paolo, cosa pensi tu di andare a fare in regione? Giovanni lo so bene questo aneddoto perché è cosa che spesso richiamo. No, non era Giovanni. Cosa pensi tu di andare a fare adesso in regione? Dobbiamo solo sbaruffare o facciamo anche qualcosa di buono? Perché che ne avevamo bisogno? Ecco, Presidente Stefani, io penso che non solo noi qui dentro, non solo il mio collega Marco, ma anche il prima, tutti i veneti sarebbero contenti di vederci insieme su questa strada e di poter raccontare questo primato del Consiglio regionale, perché ce n'è davvero bisogno. Grazie. Grazie consigliere Galeano. Con la relazione del consigliere Galeano in qualità di correlatore inizia la discussione generale. Vi ricordo che il tempo predefinito dal regolamento sono 30 ore,
E vi ricordo anche che al momento ci sono 21 emendamenti sulla stabilità. Prego. Chiedo perché è una domanda diffusa, ma avendo noi 3 provvedimenti in una discussione sola, sono cumulativi i 3 tempi? Quindi Certo. come li calcoliamo sul monitor? Cumulativi o per ogni provvedimento? Cumulativi. Perché andiamo meglio per regolarci. Grazie Presidente Zaia. No, una volta in po', di volta si riparte il contatore, no? Sì, ma sono sempre 30 ore. 30, 30, 30. Non è, sono distinti, Ah. facciamo 3 discussioni. Però penso che siate tutti d'accordo che 30 ore ci bastano, non ce ne servono 90. Vabbè. Sappiamo che ne abbiamo 90, ma restiamo sulle 30. Certo. Per capire perché se uno si deve regolare, se hai 26 minuti a 20 tirarsi Il Presidente fa da garante. se tirerai invece Sta tranquillo. 60 ti puoi dire o che Trust me. Fidate. Sì, però non sono di Tiene. Allora, chi si iscrive? Consigliera Cendron. Presidente, buongiorno colleghi. Io ringrazio davvero il correlatore, il relatore e il correlatore Paolo Galeano per questa dettagliata, ricca e appassionata riflessione appunto sulla manovra che andiamo a esaminare. Io appunto mi soffermo solo su qualche aspetto, per sottolineare qualche aspetto. Ecco, l'ha detto anche il consigliere Galeano chiaramente, come non possiamo essere autoreferenziali in quest'Aula, e quello che emerge dalla stampa anche in questi giorni è proprio il fatto che le associazioni di categoria ce lo stanno dicendo chiaramente. Il Veneto tiene ma fa fatica a crescere. Le imprese, gli artigiani, i commercianti ci segnalano quelli che sono costi energetici altissimi, difficoltà nel trovare personale qualificato, una burocrazia infinita e poi l'incertezza degli investimenti di questo periodo complesso da un punto di vista geopolitico. Ecco, questo bilancio sembra che ci garantisca l'ordinario, ma non costruisce futuro, che è anche un po' l'obiettivo che ci siamo dati. Noi in particolare ci siamo dati 2 temi come Civiche Venete da approfondire. Sappiamo appunto che questo bilancio è un bilancio di transizione, non abbiamo troppe aspettative, però 2 temi come quello della transizione energetica e della sicurezza idrogeologica sono 2 nodi fondamentali che abbiamo individuato. I comuni, soprattutto quelli più piccoli, rischiano di rimanere soli. Temi come le comunità energetiche, l'efficientamento degli edifici pubblici, gli interventi sul territorio, ci servono competenze a supporto e risorse e senza di queste rischiamo che le opportunità restino solo sulla carta. Anche sulla sicurezza idrogeologica non dobbiamo inseguire l'emergenza, ma dobbiamo pensare a prevenire, perché ogni ritardo che abbiamo, ogni tentennamento costa caro alle nostre imprese e ai cittadini. E a questo si aggiunge uno dei temi chiave che anche il Presidente Stefani si è proposto di affrontare, quello della burocrazia. Troppi passaggi, troppe autorizzazioni, troppe sovrapposizioni di competenze. Chi vuole fare impresa o anche semplicemente realizzare opere pubbliche in zone più delicate rischia di bloccarsi ancora prima di iniziare. Io mi auguro davvero che la Regione faccia un cambio di passo nell'essere a supporto, diventare una struttura di supporto ai comuni, non solo erogatori di fondi a bando. E la semplificazione, mi viene da dire, è la prima delle infrastrutture che manca e quindi ribadisco anche come l'impegno deve essere concreto su questo tema.
Ecco, infine ribadisco il valore della sussidiarietà, del fatto che i territori sanno fare, i comuni sanno operare, le imprese sanno fare, ma devono avere quello che sono strumenti, fiducia e anche autonomia operativa. Solo così, in particolare queste politiche, ma tutte le politiche che sono state enunciate anche come da affrontare, come temi chiave del sociale, della sanità, il tema della casa, il tema dei giovani. Solo così queste politiche energetiche e soprattutto quello della sicurezza del territorio, della sicurezza idrogeologica e dello sviluppo economico diventano realtà. Questa, io ribadisco, che è la prima vera forma di autonomia che è fattibile da subito, non occorre attendere altri passaggi. Ecco, io credo che il Veneto non può accontentarsi solamente di reggere, ma deve tornare a correre e la Regione deve mettere il territorio in condizione di farlo. Grazie. Grazie consigliera. Consigliera Collegato. Allora, buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno Presidente, non sappiamo se diventerà Ministro, lo vedremo nei prossimi minuti. Niente, io chiedo scusa perché la settimana scorsa ho sbagliato la mia analisi, nel senso che dicevo che nel 2023 l'Italia cresce dell'1% e il Veneto cresce dello 0,5%, dicevo che nel 2024 l'Italia cresce dello 0,7% e il Veneto dello 0,5%, e allora con una delle metafore cunegatiane che Rocco chiama iperboliche ho detto siamo passati da essere la locomotiva del Veneto ad essere un'ape cross. Io ho insegnato ad Asiago fra i muschi e i licheni ed era pieno di api. Quindi questa metafora rimandava, per modo di dire, a un'economia che da veloce diventa lenta. Mi sbagliavo perché in questi giorni ho avuto modo di leggere il documento Veneto Nord-Est della CGA di Mestre, che è davvero, davvero inquietante, perché ci dice una cosa che non credevo, cioè dal 2007 ad oggi il Veneto è stato fermo. Cioè dal 2007 ad oggi il PIL del Veneto è aumentato dell'1,8%, cioè vuol dire altro che ape cross, siamo diventati una stazione, siamo immobili, fermi, vuol dire che abbiamo buttato via 20 anni. Se ci pensate, un grande economista che si chiama Giorgio Ruffolo parlava della tirannia degli interessi composti. Siccome il mondo cresce più del 3% all'anno, questo significa che per gli interessi composti il mondo in 20 anni raddoppia il PIL. Pensate cosa vuol dire? Finché il mondo raddoppia il PIL, il Veneto è stato fermo. E questo ce ne accorgiamo quando andiamo all'estero. Ogni volta che andiamo all'estero vediamo che la vita costa di più, che tutto quanto ci pare più caro, per forza, mentre gli altri corrono, noi siamo rimasti immobili. E questo è davvero un dato inquietante. Volevo fare una battuta anche all'amico Morosin, che aveva proposto l'annessione del Friuli, e l'altro giorno scherzavamo su simpaticamente, abbiamo detto ma quale sarà la capitale? Venezia, Trieste, e qualcuno simpaticamente aveva detto Aquileia. Perché voglio citare il Friuli? Perché in questi 20 anni, mentre il Veneto è stato fermo, cioè il PIL del Veneto è cresciuto dell'1,8%, il PIL del Friuli è addirittura andato indietro, meno 3,8%. Cosa significa questo? Beh, significa forse che l'autonomia non è la panacea di tutti i mali, vero? Se noi siamo stati fermi e una regione con l'autonomia ha addirittura un PIL inferiore a 20 anni fa. Chiaro, perché siamo stati fermi, ce lo spiega sempre questo documento, che ci dice una cosa su cui bisognerebbe riflettere. Cioè ci dice che mentre
noi abbiamo un'economia export oriented, ovviamente vocata alle esportazioni, la provincia di Vicenza in primis, lo sa Maltauro, ecco, però il 60% del PIL del nord-est è ancora dipendente dai consumi interni. E quindi è evidente che se noi abbiamo vissuto 20 anni di deflazione salariale, noi non possiamo pensare che il PIL cresca. Cioè la deflazione salariale, quando il 60% del PIL è determinato dai consumi, è la condizione di possibilità del declino. E allora guardate, ci stiamo arrendendo all'impoverimento. Vi faccio solo un esempio. Governo Meloni, contratti degli insegnanti, 21% dell'inflazione, aumento dei contratti del 5,6%. Cosa vuol dire questo? Arrendersi all'impoverimento. Ecco perché, insomma, voi avete bocciato il DEF che parlava di salario minimo. Quindi bocciare il salario minimo, come ha fatto la Meloni a livello romano, come ha tentato di fare la Meloni facendo ricorso al TAR in Puglia, in Toscana e perdendolo, come state facendo voi, non vuol dire solo impedire alle persone di far rifiorire la loro vita, vero? Perché l'articolo 36 dice della Costituzione, voluto da Lelio Basso, che ogni cittadino ha diritto a una retribuzione che renda la vita libera e dignitosa, e siamo a salari orari al di sotto del 9%. Ma vuol dire anche, come ci spiega benissimo questo documento, che senza salari adeguati, senza una domanda aggregata che funzioni, il Paese declina, il Paese diventa una stazione, ed è quello che succede in Veneto da 20 anni. Ecco, c'è un'altra indicazione interessante che viene da questo documento. Da che cos'è che è data la crescita del PIL? Ovviamente è data dal bilancio tra importazioni e esportazioni, dalla bilancia commerciale, è dato dai consumi interni e dai salari, è data la terza voce dagli investimenti pubblici. E allora che cosa dice questa cosa? Una cosa su cui bisognerebbe tornare a riflettere, invece siamo rimasti in qualche modo inerti di fronte a quello che è successo pochi anni fa. Beh, ci dice che dal 2019 al 2024 invece l'Italia cresce più degli altri paesi, solo in quel pezzetto lì. Beh, che cosa è successo in quegli anni lì? Siamo usciti dal patto di stabilità. In quegli anni lì abbiamo ricominciato a fare investimenti pubblici, abbiamo fatto il PNRR, poi a qualcuno il 110% potrà non piacere, no? In parte c'è una parte che non è piaciuta neanche a me, cioè l'idea che non ci fossero vincoli, l'idea che molte persone ricche hanno ristrutturato 10 case e che invece quei soldi lì dovevano essere diffusi anche e soprattutto a chi aveva meno possibilità, a chi aveva degli appartamenti, ai grandi appartamenti. Però il dato è chiaro, tu cresci quasi del 9%, l'anno dopo del 5%, nel momento in cui tu ritrovi nello Stato l'attore di investimenti pubblici. Ecco, che cosa abbiamo fatto dopo di? Non abbiamo imparato niente, no? Allora, qualcuno da 30 anni ci dice che noi non dobbiamo fare deficit, perché se facciamo deficit aumenta il debito pubblico, e questo abbiamo visto che è falso. Guardate che durante i grandi tagli di Monti, il debito pubblico sul PIL è aumentato del 17%. È molto semplice, vero? Se io taglio, diminuisce il PIL e aumenta il rapporto debito-PIL. Ma se faccio questo, quindi peggioro le casse dello Stato e anche mi impoverisco da solo. Quindi questa è una grande trappola. Davvero al contrario è successo in quegli anni lì, che facendo più spese e più deficit, aumentando il PIL, è diminuito il rapporto tra debito e PIL. Allora io dico, un'Italia, un Veneto e un'Europa che dopo che abbiamo visto, come dire, che questo modello dell'austerità è un suicidio, che cosa facciamo nel 2024? Ritorniamo dentro il patto di stabilità, cioè ritorniamo a vivere in una cornice economica in cui noi stessi ci mettiamo delle trappole in cui finiamo poi per ricadere. Bene, questo è il contesto, mi sembrava necessario sottolinearlo per dire come
Dobbiamo avere coraggio, l'ho detto anche l'altro giorno, questa è una riforma, è un bilancio, questo è un DEF che non ha coraggio, che non osa, di fronte alla situazione economica di questo tipo, a un'economia ferma da 20 anni, di fronte a una sanità che è sempre più privatizzata, l'abbiamo detto l'altra volta, ormai 6 miliardi nel privato e 10 nel pubblico, di fronte a una sanità che oramai fa spendere ai veneti 4,11 miliardi di out of pocket, quindi i veneti pagano più di tutti e si impoveriscono, ci vuole coraggio, perché con questi piccoli spostamenti di milioncini di fatto si va verso il disastro. E allora voi siete intervenuti sulle borse di studio. E io dico, bene, ma tardi, perché di fatto sta riaccadendo quello che era già successo negli anni successivi, vero? Cioè la Donat-San diceva non mettiamo i soldi nelle borse di studio, aspettiamo che arrivino i soldi del fondo statale, quando facciamo la modifica al bilancio ad aprile diamo i soldi alla borsa di studio. Quindi gli studenti che cominciavano l'università a settembre si trovavano per mesi senza soldi. E allora è vero che questa volta abbiamo messo a bilancio i soldi per le borse di studio, ma con un bilancio fatto a aprile. Quindi dalla prossima volta bisognerà che i soldi per le borse di studio vengono messi subito. Poi Galeano ha parlato giustamente degli investimenti per le medicine di gruppo, 12 milioni. Anche qua bene ma tardi, noi abbiamo già fatto interrogazioni, abbiamo già fatto mozioni, perché bisogna spiegare qua cosa è successo. Ecco, le medicine di gruppo, che sono volute ancora dal decreto Balducci, prevedono semplicemente aggregazioni di medici con personale amministrativo e infermieristico e sono una cosa di altissimo valore. Noi ne abbiamo il 22-23% quando il decreto Balducci metteva come obiettivo il 75%. Allora cosa è successo? Che quando giustamente lo Stato ha modificato i contratti degli infermieri e degli OS, siccome la Regione rimborsa queste quote ai medici, la Regione ha smesso di rimborsare la differenza. E per quello noi siamo intervenuti e abbiamo fatto interrogazioni e mozioni, perché non rimborsare la differenza significava mettere in difficoltà proprio le aggregazioni di medici, queste aggregazioni virtuose, e per cui di fatto significava, anziché incentivare un fenomeno virtuoso, significava rischiare di metterlo in difficoltà. Quindi anche qua ci siamo arrivati, è una buona cosa, ma è tardi. Dopodiché c'è un altro tema che abbiamo detto dovrebbe essere centrale, c'è pochissimo su questo, sul DEF, c'è pochissimo sul bilancio, l'abbiamo spiegato l'altra volta, noi fra 11 anni avremo una regione dove mancheranno 400.000 lavoratori. Ecco, qua bisognerà ragionare, bisognerà ragionare in una maniera profonda, bisognerà fare una riflessione seria, perché se non la facciamo sarà a rischio il tessuto economico, perché mancheranno ingegneri, elettricisti, mulettisti, ma sarà a rischio la sanità, perché come è noto mancheranno infermieri, mancheranno operatori sociosanitari. Secondo una proiezione fatta dall'ordine degli infermieri, abbiamo detto che aumentano gli anziani, aumentano i bisogni sanitari, fra 10 anni noi avremo, se ci va bene, il 21% di infermieri in meno, se ci va male il 26% di infermieri. Consigliere Collegato, mi scusi, può abbassare un po' il tono leggermente, perché ci sta un po'... leggermente, grazie. Rucco, no, sta urlando, sta urlando, siccome me lo stanno rilevando in molti... Ecco, ok, magari si allontani un po', lei, grazie. Pur essendo di Fratelli d'Italia, è contro il vigore italico. Va bene. Cercherò di essere un po' più democristiano, sussurrerò, non c'è più la destra di una volta, Allora, va bene, mi allontano. Allora, quindi stavo dicendo, grazie Presidente Vicario, fra poco forse Presidente, se il Presidente diventerà Ministro, chissà. Allora, stavo dicendo che Dai, avanti consigliere. Stavo dicendo, mi scusi Morano. Eravamo interessati al suo vigore. Se non la faccio ridere, mi scusi. Allora, stavo dicendo, mi continuate a interrompere, allora, stavo dicendo che c'è un tema fondamentale, vero? Se noi non troviamo
dei lavoratori anche nella sanità. Insomma, c'è qualcuno che già sta facendo, no, delle sperimentazioni, come Volpe, che sta cominciando ad andare anche in Brasile. Ecco, io credo che qua, questo è un tema fondamentale che dobbiamo mettere al centro, no? Quindi anche qua bene, prima era bene ma tardi, adesso è bene ma poco, nel senso che se io metto 200.000 euro, no, per costruire un progetto di attrattività di figure sanitarie, è una buona cosa perché è un passo in avanti, ma io credo sia davvero una cifra insufficiente, perché io devo trovare delle modalità per avvicinare, conoscere, attrarre delle figure professionali, ma credo che non basti, cioè credo che sia necessario poi investire ad esempio in corsi di italiano, ecco, quello di cui vi parla spesso il sindacato, no? Quando arriva una persona straniera che magari dal punto di vista professionale è bravissima, ma va a lavorare in una casa di riposo, dove gli anziani spesso neanche l'italiano parlano perché parlano solo il dialetto, no? Cioè, è importante in un lavoro di cura che ci sia anche una formazione linguistica. Ecco, anche sulle case di riposo, come dire, Stefani ha più volte parlato di cifre, 69 milioni, io quello che ho trovato qua per gli anziani sono 15 milioni, quindi magari poi anche Tomaello mi spiegherete cosa sono quei 60 milioni, ecco, 15 milioni, te che prenota un posto. Allora, quindi, che cosa voglio dire? Qua, anche qua, queste sono cifre davvero, no? Quando io prima parlavo di piccolo cabotaggio, qual è la sfida che abbiamo davanti? Qual è il problema che abbiamo davanti? È evidente, no? Oggi abbiamo 381.000 over 80, fra 20 anni sono 681.000, li raddoppiamo e non c'è nessuna progettualità. Ecco, io Stefani l'ho portato anche a Schio, perché lì, vi faccio questo esempio, territorio di 190.000 abitanti, Alto Vicentino, 1.378 posti in casa di riposo, e noi abbiamo detto, ma se noi non progettiamo altri posti in casa di riposo, fra poco avremo una bomba sociale che ci esplode in mano, no? È chiaro questo, non occorre una laurea in matematica a Cambridge. E allora noi avevamo progettato 40 posti nuovi in un centro Alzheimer, però perché quel progetto fosse sostenibile economicamente servivano le 40 impegnative, insomma c'è stata un'interlocuzione, però queste 40 impegnative non ci sono, chiaro? Quindi dopo un anno e mezzo quel progetto è lì nel cassetto e siccome anche lì siamo arrivati in Veneto a 11.000 persone in attesa, lì a 450, se non c'è una progettualità e se non ci sono risorse, questo progetto ci esploderà in mano. Quindi ancora una volta siamo di fronte ad interventi, come dire, che non modificano strutturalmente i nostri servizi e che quindi rischiano di essere inefficaci. Ecco perché io credo che sia un peccato che voi abbiate già deciso di rifiutare il nostro progetto emendativo. Ecco, io avrei anche optato per qualcosa di più incisivo. Io credo davvero, no? Quando l'altra volta dicevo non metteremo le mani nelle tasche dei veneti, che vuol dire non metteremo le mani nelle tasche dei veneti ricchi, perché il Veneto comune paga di più i servizi, quindi questa è una tassa occulta, e lo abbiamo detto, sono numeri, no? I veneti pagano 847 euro pro capite e gli italiani 730. Ma pensate quanto incide negli anziani, perché il pro capite poi ovviamente vuol dire che magari chi ha 10, 20, 30 anni non paga niente, però chi ne ha 70, 80 magari paga migliaia di euro, no? E quindi ecco, io avrei anche osato una proposta ancora più coraggiosa. Io vi dico solo che in Emilia Romagna con quella progressione, no, se noi avessimo quella tassazione avremmo 550 milioni in più, allora qualcosa si può fare, no? Noi abbiamo fatto una proposta un po' più moderata, no, progressiva, e voi avete rifiutato anche questa. Cioè, noi abbiamo detto, in un contesto in cui siamo di fronte a una diseguaglianza sempre più inaccettabile, ma guardate che la diseguaglianza non è solo inaccettabile dal punto di vista morale e sociale, la diseguaglianza è inutile dal punto di vista economico, lo dicono tutti gli studi dell'OCSE. Cioè, se io concentro, un grande economista
che si chiama Branko Milanovic, diceva: ma se io metto i miliardi, no, nelle mani di una persona sola, c'è un limite al numero di abiti Armani e di Champagne Dom Perignon che può comprarsi. Cosa vuol dire? Più distribuisco le risorse, più aumento la domanda aggregata. Se io invece vivo in un mondo dove si concentrano sempre più nelle poche mani risorse inutili, questo crea una contrazione dell'economia, che è quello che esattamente sta succedendo. E allora noi abbiamo fatto una proposta che non era la proposta emiliana, e non stiamo parlando dei soviet, stiamo parlando di Emilia Romagna, no? Abbiamo fatto una proposta con una tassazione leggermente progressiva sopra i 50.000 euro, cioè una proposta in cui si chiedeva di chiedere a chi guadagna 55.000 euro 9 euro al mese. 9 euro al mese, no, non vuol più dire una pizza, vuol dire poco più che una colazione oggi, no? Quindi questa persona di fatto non se ne sarebbe manco accorta. Però voi, rifiutando questa proposta, rifiutate 25 milioni per il social housing. Allora noi parliamo del problema della casa, che è un problema centrale. Ecco, io dico che se il centro-sinistra vuole vincere le elezioni l'anno prossimo deve fare 5 solo proposte. Primo, salari, sanità pubblica, no, casa, un piano casa, no, e poi via dal riarmo, così troviamo le risorse, e anche bisognerà lavorare, no, veramente per la transizione energetica. Ricordo che l'altro giorno Sanchez ha detto che la Spagna, che è arrivata al 60% di rinnovabili, pagava 14 euro al kilowattora energia, e noi che invece questa cosa non l'abbiamo voluta fare fino in fondo, paghiamo 100 euro al kilowattora, penalizzando le famiglie e le imprese. Ecco, voi avete rinunciato a un progetto serio sul social housing. Voi avete rinunciato a questa proposta al trasporto pubblico gratuito agli studenti. Voi avete rinunciato a questo, quando nel nostro territorio si paga 450 euro a figlio. Ho conosciuto mamme con 3 figli, 1.350 euro per avere anche spesso un trasporto pubblico scadente. Voi avete rinunciato a 3.000 impegnative. E guardate che questo, come dire, è un dramma, l'ho detto prima. Se noi non affrontiamo la questione degli anziani con coraggio e non chiediamo il sangue, 9 euro a chi guadagna 55.000 euro al mese, non chiediamo il sangue, ma avremmo 3.000 impegnative in più. Il progetto di Schio si può fare, si comincia a progettare il futuro, non si assiste inerti al declino e al disastro. E voi avete detto di no. Avete detto di no a 10 milioni sulla salute mentale, in una regione dove solo il 24% dei centri di salute mentale è aperto quanto dovrebbe, in una regione in cui sta esplodendo il tema della salute mentale. Io vi ricordo che il primario di neuropsichiatria infantile dell'ospedale Bambin Gesù di Roma ci ha detto che gli accessi ai pronto soccorsi per acuzie dei minori, quindi per autolesionismo grave o per tentato suicidio, sono aumentati del 500% dal 13 a oggi. Non c'è una malattia che è aumentata così. Siamo di fronte a una Caporetto della salute mentale. Secondo l'UNICEF, tra i 14 e i 19 anni, il 19% ha problemi di salute mentale. Allora, chi fa politica dovrebbe anche andare a essere radicale, cioè andare alla radice, e dovrebbe cominciare anche a interrogarsi su una società che produce questo, no? Cioè, se una società produce un mondo dove ci dice, poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che nel 2030 la depressione sarà la malattia maggiormente invalidante, forse chi fa politica dovrebbe dire: questa società non funziona. Questa società andrebbe ripensata alla radice, una società dove, come dire, si sta erodendo completamente tutto il tessuto comunitario. Però anche la cura, e noi siamo fra i peggiori in Italia di spese di salute mentale, allora voi rinunciate anche qua a un finanziamento in salute mentale. Voi rinunciate a 10 milioni per i disabili, e l'altro giorno ve l'ho detto, mi avete bocciato l'emendamento. No, non è possibile che i bambini, i ragazzini con disabilità che consumano un paio di scarpe al mese non abbiano più l'aiuto del pubblico, negli ausili, negli accessori. Ecco, potevamo dare risposte a loro. Avete rinunciato a 8,5 milioni nella cultura,
nella regione, che ce l'hanno detto tutti qua in audizione, siamo una delle regioni che spende meno di tutti in cultura, 8,5 milioni, voleva dire qualcosa, l'anno scorso abbiamo speso 600.000 euro nel bando dello spettacolo, cioè per dare aiuto a chi fa teatro, a chi fa musica, a chi fa danza. Potevate trovare risorse, perché guardate che avere un trasporto pubblico gratuito attira i giovani delle altre regioni e noi siamo in negativo rispetto al bilancio delle università, cioè sono più i veneti che vanno a studiare fuori dal Veneto che i non veneti che vengono a studiare qua. Noi siamo una regione che ha perso 54.000 giovani in pochi anni e andate a vedervi i dati dell'AIRE, 630.000 iscritti all'AIRE, abbiamo più emigrati che immigrati, stiamo ritornando ad essere un popolo di emigrati. Allora io me lo ricordo, quello che scriveva Emilio Franzina, cioè il Veneto alla fine dell'Ottocento era definito la Lucania del Nord, no? C'era la pellagra, no? Quella malattia delle 3D, io ricordo una malattia delle 3D che è demenza, no? Diarrea e dermatite, cioè ti impinavi le pustole, no? Ti capivi più niente, il resto lo dico, se no lo dico. Beh. Quindi per anni noi siamo stati la regione con più emigrati, no? Poi c'è stato il boom economico, ci sono stati decenni di crescita, adesso stiamo tornando ad essere una regione di emigranti, stiamo tornando ad essere una regione di emigranti. Ecco perché se noi vogliamo attirare dobbiamo dare i servizi che danno gli altri, perché l'Emilia Romagna lo dà il trasporto pubblico gratuito, quasi gratuito ai giovani, lo dà anche il Trentino e noi non lo diamo. Potevate farlo e non lo avete fatto, no? Ma per attrarre anche lavoratori ad alto valore aggiunto, anche la cultura non è, come dire, qualcosa di trascurabile, qualcosa che può non avere un valore, no? Nell'attrazione. Ecco, concludo, visto che siamo solo all'inizio del bilancio, però effettivamente qual è il senso? Noi siamo di fronte a uno spartiacque, abbiamo problemi demografici, di tenuta del sistema sanitario, abbiamo problemi economici, se come ho detto all'inizio siamo fermi da 20 anni. E c'è bisogno di coraggio, c'è bisogno di decisioni radicali che devono venire non solo da Venezia, ma anche da Roma, perché se, lo dicevo l'altra volta, l'Istituto CREA ci dice che noi per avere un sistema sanitario che è in media come il resto d'Europa dovremmo avere, no, ma non come la Francia e la Germania che sono al 9-10% del PIL, come la media dovremmo avere 50 miliardi in più all'anno. Allora io dico, noi, il governo di destra, no, firma per il riarmo che a regime vuol dire 70 miliardi, ecco un paese che trova 70 miliardi per le armi e che non trova 50 miliardi per la sanità ha perso se stesso, secondo me. Già l'anno scorso abbiamo aumentato la spesa di 13 miliardi su questo. E quindi c'è bisogno veramente di scelte coraggiose a livello nazionale, ma c'è bisogno di scelte coraggiose anche a livello regionale. Voi rifiutando il nostro emendamento, quindi rifiutando risorse per la disabilità, per gli anziani, per la cultura, per l'abitare, rifiutando di dare per la prima volta ai giovani veneti, che tra l'altro sono sempre meno, un trasporto pubblico gratuito, dimostrate di non avere quel coraggio di cui oggi, per affrontare una crisi sempre più evidente, abbiamo davvero bisogno. Grazie consigliere. Prima di passare la parola al consigliere Morosin, volevo notiziare l'Aula della presentazione di un emendamento, la 0022, pochi minuti fa, presentatore il correlatore Galeano, e questo ve lo dico perché c'è anche la possibilità di fare un subemendamento nei prossimi minuti, quindi diamo il tempo necessario, 15 minuti, per fare un subemendamento qualora ve ne fosse la necessità da parte di altri colleghi dell'Aula. Posso riprendere i lavori d'Aula, quindi dato atto di questo, e do la parola al consigliere Morosin. Prego. Sì, grazie Presidente, saluto i colleghi, ringrazio quelli che mi hanno preceduto, i cui interventi ho ascoltato con grande attenzione e rispetto, così come
ho fatto memoria degli interventi che si sono sviluppati e argomentati nei giorni scorsi in ordine al DEF. Io credo che sia opportuno, anche perché Cunegato mi ha citato e quando qualcuno mi cita non sa che io replico sempre prontamente, perché ritengo che la fedeltà ai dati e ai riferimenti sia una cosa preziosa per tutti, anche perché io ascolto gli altri e desidererei essere ascoltato. Ripeto, gli interventi di stamane, quello lunghissimo, importante del collega Galeano del PD, ma anche gli altri, soprattutto l'ultimo di Cunegato, mettendoli in un'attenta considerazione su quello che è accaduto anche nel dibattito dei giorni scorsi, ci fanno capire una cosa. Io credo che questo Consiglio, di cui ho massima stima e rispetto, abbia la consapevolezza che rischiamo di litigare, non dico litigare, ma di confrontarci in modo animato sulle briciole di conti di cui noi non abbiamo il controllo. Non perché siamo insipienti o incapaci, non abbiamo il controllo perché c'è un'autorità statale, c'è una realtà istituzionale italiana che fa i conti prima di noi o, come diceva il buon Gianfranco Miglio, decide senza di noi, decide senza che noi possiamo esercitare quegli spazi di autonomia che, come dicevo la volta scorsa, sono stati definitivamente recintati e chiusi con la sentenza 192 del 2024 della Corte Costituzionale. Siccome io ci tengo alla mia dignità di consigliere regionale e di cittadino veneto, che applica e cerca di rispettare le leggi, io credo che noi dovremmo, con onestà, lo dico ai colleghi che hanno detto cose importantissime, soprattutto quelli di opposizione che giustamente vogliono far sentire la loro voce, che con emendamenti hanno anche ottenuto dei cambiamenti, ma ragioniamo sempre delle briciole. Quando qualcuno cita anche a livello italiano la questione del PNRR, che in fondo è l'assunzione di un debito che abbiamo fatto, che è stato fatto anche nostro malgrado, io non ho votato nulla, i cittadini non sono stati chiamati a votare nulla, è stata una scelta politica, una scelta di debito che dovremmo rimborsare. Vorrei ricordare che a fronte di quei 209 miliardi di PNRR che avrebbero rivoluzionato l'economia, l'assetto quantomeno istituzionale e imprenditoriale, sociale di questo Paese, il nostro Veneto, dal 2001 al 2015, come residuo fiscale, cito il libro dei professori Giovanardi e Stevanato, Autonomia e differenziazione, ha dato gratis vuol dire senza ritorno, 253,6 miliardi di residuo fiscale. Gratis. Sapete cos'è il residuo fiscale? Dirlo in quest'Aula è un'offesa sicuramente come interrogativo, ma lo diciamo per chi ci ascolta da casa. Vuol dire è il di più che paghiamo per ragioni di solidarietà, scelti dalla politica e non da noi che paghiamo, al governo centrale proprio per esigenze che ha il governo centrale, dopo aver pagato tutte le spese per i servizi che lo Stato eroga. I cittadini non lo sanno, è come andare al ristorante, il conto è 100 euro di una consumazione e ti chiedono 125. Cioè, scusa, ma se il menù dice 100, perché mi chiedi 125? È perché bisogna pagare il conto degli altri che non sono in grado di far fronte. Questo per la gente che ci ascolta, per chi a volte, io ricordo sempre quando ero studente, no? Che all'Università di Padova sentivo parlare di locuzioni strane, la fiscalizzazione degli oneri sociali. Sta cosa mi faceva impazzire, dico, cosa vuol dire fiscalizzazione degli oneri sociali? Non avevo ancora fatto né diritto tributario né economia politica, vuol dire che le tasse degli altri le paghiamo noi, questo è il senso. E il residuo fiscale è un qualcosa che cade sulle nostre spalle e che ovviamente sul quale decidono gli altri. Allora, se voi tenete presente che il Veneto, è bene ribadirle perché, ripeto, l'anima che avete messo voi, l'impegno, la serietà, gli approfondimenti, io li sento come una fatica vacua, inutile, perché poi alla fine ci troviamo a dividere le briciole.
a dividere il nulla. Ma voi sapete che il residuo fiscale, l'ho detto l'altra volta, CGA di Mestre, non voglio citare anche i 15, 20, 21 e mezzo, quasi 22 miliardi annui che noi avevamo, l'anno scorso erano 13 miliardi, oltre 13 miliardi. Sono 35 milioni di euro al giorno, 1,5 milioni di euro all'ora. La discussione di stamattina, lo Stato si è preso in Veneto senza alcun titolo se non quello della solidarietà, però in realtà non li spende neanche per aiutare chi ha bisogno, si è preso in 2 ore 3 milioni di euro dal Veneto. E noi discutiamo dei finanziamenti per 30.000, per 50.000, scusa se ti rubo, guardatevi il bilancio che andremo a vedere dopo, una serie di miserie di 30-50 mila euro a fronte di 3 milioni che in 2 ore sono già andati via. Allora, Cunegato, che mi hai citato, vedete, io ho fatto una proposta, lo dico ai consiglieri di maggioranza e opposizione, mi sento un po' terzo, sarà che ho fatto nella mia esperienza legale anche così una bella esperienza di mediatore, la mediazione poi è l'arte moderna della conciliazione dei diritti, no, mi sento un po' di mediare su questa realtà che viviamo paradossalmente, che è una realtà paradossale questa, che ci impegniamo seriamente tutti sul nulla, non per colpa nostra, ma bisogna pur fare qualcosa, ideare qualche iniziativa, viva Dio. Io ormai ho fatto il consigliere 30 anni fa, vengo a farlo adesso, forse è la mia ultima esperienza, anzi penso che non vorrò andare oltre, non ho interesse ad andare oltre, però vi metto la mia anima, la mia esperienza, la mia passione, facciamo qualcosa per migliorare la sorte. Allora, dopo che la sentenza 192 del 2024 ci ha legato le mani, non ne andiamo fuori, tranquilli, ecco, avevo proposto convintamente, ma a tutti, alla maggioranza e all'opposizione, perché i prossimi dibattiti, di trovarci una soluzione intelligente, penso io, ma ho il conforto di autorevoli giuristi, che è quella di dire, siccome a Roma non vogliono darci l'autonomia, è pacifico, non la Paola Roma, a Roma non vogliono darci l'autonomia, no. E allora, sì, perché l'altra volta c'è stata anche un'interruzione inopportuna sul mio dire, ma non importa, l'ho accolta con faccezia e con simpatia lo stesso. Dicevo, a Roma non capiscono, bisogna che troviamo una soluzione alternativa. La soluzione alternativa qual è? È quella di ipotizzare, legalmente nel perimetro della Costituzione, articolo 132, la fusione tra il Veneto e il Friuli. E quella non ce la possono bloccare, non ce la possono bloccare. È vero che alla fine deve essere un passaggio di riforma costituzionale, però riforma è aggiungere 3 ragioni speciali e il Veneto, e poi andremo a dibattere. Se i veneti e i friulani lo vogliono, o comunque la maggioranza di queste 2 popolazioni messe insieme, noi siamo 5 milioni, loro sono 1,2 milioni, potremo cambiare una visione politica, anche entro questa legislatura regionale. Quindi, Cunegato, quando mi citi non per demolire, immagino che non hai studiato abbastanza in questo caso, hai citato un dato senza averlo verificato, che il Veneto non avrebbe nessun interesse a unirsi al Friuli Venezia Giulia. Ti dico che in realtà ti ho girato su WhatsApp, ti ho girato sia CGA di Mestre che hai citato impropriamente, sia Friuli Oggi che riportava un articolo con i commenti, dove si dice che effettivamente, ti richiamo solo la tabella perché non voglio annoiare l'Aula né dare informazioni distorte, che se è vero che in passato il Friuli, ti prendo quello del CGA di Mestre a pagina 6, ha avuto una variazione di reddito dal 2019 al 2025 dell'1,85, il Veneto ce l'aveva del 5,06. Nel 2025 il Friuli è più 0,28, il Veneto più 0,66, ma la proiezione, ed è questo che mi interessa, Cunegato, tu sei una persona intelligente, che nel 2026 loro con la loro autonomia, soprattutto normativa, oltre che di risorse, perché dobbiamo pensare che le risorse sono importanti, ma vengono a pari con possibilità di autogovernare nelle norme il cambiamento, viva Dio. E noi abbiamo le mani legate, loro hanno uno 0,73 e noi 0,64. Era in previsione anche di questo che noi dobbiamo offrire al Friuli, nel momento in cui proponiamo la fusione, una
posizione molto solida, molto robusta, quindi ci devono essere due soggetti che vincono in un accordo, perché deve essere un vantaggio sia per i Friuli che per noi. E dovremmo, vi chiedo umilmente, pensateci, è una cosa straordinaria. Il Veneto diventa protagonista di un'idea di cambiamento su basi nuove, senza andare col cappello in mano a Roma a chiedere per piacere dateci altre briciole. Mettiamo sul tavolo una proposta istituzionale che poi ha un collegato, tu sei una persona colta, insegni, uno che fa l'insegnante, ha un collegato con la nostra storia anche. Il Veneto e Istria era una regione importantissima, in mezzo c'era il Friuli, la chiamiamo la Venezia come volete, ma mettiamo sul tavolo una proposta che può giovare, anzi deve giovare a chi governa questa regione questi 5 anni, a chi andrà al governo a Roma, non importa se l'attuale maggioranza o anche una maggioranza diversa, perché i territori non possono litigare sulle briciole, i territori hanno bisogno di risposte serie, in conformità alla Costituzione, perché la Costituzione, quando, Galeano, sai la stima che ho, no, te lo dico sempre, quindi forse anche eccessivamente che lo ripeta, quando leggiamo l'articolo 5 d'Italia, una indivisibile, dimentichiamo la parte seconda dell'articolo 5, dove dice che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali, riconosce vuol dire quello che c'è già. Poi la cosa più bella è conforma, c'è un verbo che mi fa impazzire, conforma i principi e i metodi della sua legislazione alle necessità dell'autonomia e del decentramento. Voi capite, se noi mettiamo sul tavolo, conoscendole, e calando progetti, compreso quello della fusione tra queste due regioni, andremo a mettere in prospettiva, non lo vedrò certamente io, ma chi verrà dopo di me nel prossimo Consiglio, una soluzione che gioverà al Veneto. La risposta a quello che ti ho detto, ma adesso che ti sia eletto consigliere regionale, femo ciacque o facciamo qualcosa di buon per la gente? No, la gente, anche a me, a tutti noi hanno detto questo, sono sicuro, in un modo o nell'altro. Diamo delle risposte da persone pragmatiche. I veneti sono pragmatici, anche questa crisi la stanno soffrendo in modo terribile, però si danno da fare. Io ci credo a un cambiamento. Siccome non possiamo fare la rivoluzione in modo violento, io sono contrarissimo, l'ultimo mio libro si chiamava Democrazia e cercherò di metterlo a disposizione prima possibile, perché credo che al di fuori delle regole della democrazia, del confronto, della visione dell'incontro che si può fare nella dialettica anche su soluzioni diverse, non abbiamo alternative. Quindi anche questo bilancio, ripeto, io non interverrò alla fine perché mi sento avvilito, umiliato come cittadino che paga le tasse, come consigliere regionale, di discutere di pochissimo. Lo fate in modo molto alto, molto serio, che io rispetto, però non cambieremo nulla. Dobbiamo dirlo ai veneti, malgré moi, anch'io lo dico, però non posso fermarmi e non posso chiudere la mia posizione di legislatore regionale di questo Parlamento. Io vorrei proprio chiamarlo, come talvolta sfugge anche a qualcun altro, ma io vorrei che diventasse omerito a questo Parlamento Veneto il ruolo di responsabilità che ha, perché questo Veneto sta soffrendo 590.000, io dicevo 600, me lo sbaglio, persone che sono a un livello di povertà. Come possiamo riempirle, scusami Eric, ancora con queste miserie? Ma guardiamoci in faccia l'un l'altro, diciamoci la verità, facciamo qualcosa di nuovo, facciamo qualcosa che dia uno scossone a Roma. Quella volta che in questo Consiglio fece approvare, ero seduto dove Eric Soranzo, ero seduto là, illustrai la risoluzione sul diritto di autodeterminazione del Veneto, a Roma fermarono i lavori del Parlamento, fu uno scossone dicendo cosa state facendo? Bisogna che questo territorio, che la nostra gente si convinca che abbiamo un ruolo di responsabilità. L'etica della responsabilità politica è anche questo. Vi chiedo scusa per la passione, però, ripeto, Cunegato adesso dovrà studiare, voi l'avete capito, questo è il tema, il leitmotiv di questa legislatura. Non mollerò di un punto e vi voglio tutti presenti. Andremo in Friuli, vi faccio una proposta provocatoria, poi ho finito.
Vorrei che fossimo tutti auditi in Friuli e noi portassimo i consiglieri a fare una riunione congiunta con i consiglieri della Friuli Venezia Giulia, con il presidente Stefani e il presidente Fedriga, perché così facciamo politica, diamo a Roma dei segnali di novità intelligenti a costo zero per non avere ancora queste miserie di bilancio. Chiedo scusa all'assessore Giacinti che no, posso dire, me lo sono dimenticato la volta scorsa. In verità, oltre alla Roma, anche Giacinti ha fatto incontri di tutti i tipi con una abnegazione, con una competenza, con una disponibilità di cui io veramente gli sono infinitamente grato. E quindi con i numeri possiamo confrontarci anche col Friuli, perché pensate cosa può essere un Veneto e un Friuli unito, quasi 6 milioni e mezzo di persone sul piano della trattativa anche istituzionale, in ogni passaggio di importanza come quello che stiamo vivendo e che avrà ricadute decisive per la storia del nostro popolo e per la storia del nostro territorio. Io finisco sempre dicendo viva San Marco. Grazie consigliere. La parola ora a Luisetto Chiara, consigliere, prego. Grazie Presidente. Consigliere Morosin, non so da dove partire dopo tanta presentazione, nel senso che non so se partire dal fatto che ci si lamenta che a Roma qualcuno decide per noi, però poi quel minimo di flessibilità che potremo avere con l'addizionale, quello è un totem e quindi delle due l'una, o se pensare che l'annessione al Friuli sia una risposta più che una resa, cosa che mi sembrerebbe un attimo più coerente con quello che ci sta dicendo. Parto dal fatto che la stabilità oggi ci dovrebbe dare il quadro di riferimento finanziario della nostra regione, ma se le scelte nelle more dell'esercizio provvisorio sono limitate non lo può essere la discussione che oggi facciamo. Una discussione che dovrebbe provare ad andare al di là del consenso, dell'obiettivo di non perderne, a una patina dentro la quale rischiamo di essere immersi. Ed è... Presidente. Prego. Sì, scusate, però noi capannelli qui, perché sennò interrompiamo il lavoro dei consiglieri che stanno parlando. Grazie. Prego. Consigliere Montani. È una discussione essenziale, dicevo, quella che dovremmo fare oggi, perché rinunciare ad affrontare la complessità significa non fare un buon servizio alla comunità dei Veneti. E allora se si accolgono gli ampi, auspici che ci sono stati di fare insieme, di ragionare di riforme da costruire con condivisione, oltre gli steccati, non si può ignorare l'esiguità dei numeri di fronte agli annunci e soprattutto di fronte ai bisogni, quelle che il consigliere Morosin ha chiamato le miserie del bilancio. A breve parlerò del collegato, dove per la maggior parte sono contenuti articoli perfettamente inseribili nell'ordinarietà, per i quali non serviva la straordinarietà dello strumento, ma che vengono inseriti qui come alibi, con minime coperture economiche, per non affrontare le vere questioni che stanno alla base. Dalle gravi criticità sul reclutamento dei medici, del personale medico, alla situazione degli ambiti. E vedremo anche un bilancio di previsione timido, a cui non corrispondono le dichiarazioni sentite in campagna elettorale né quelle del Presidente Stefani della scorsa settimana, che preannunciavano grandi speranze, rapidamente infrante in questo documento. Allora la narrazione della regione tax free non regge più. Non è bastato in questi anni tenere i conti in ordine, cosa che va riconosciuta all'allora assessore Calzavara, a cui abbiamo sempre detto bene, ma è il minimo sindacale fare i compiti per casa, al punto che alla fine della legislatura era diventato cristallino il bisogno di andare oltre, perché se spendo quasi 1.000 euro l'anno di media per curarmi, se non trovo un servizio adeguato quando parliamo di autonomia per la disabilità, se le patologie Alzheimer, la salute mentale, la situazione delle case di riposo della non autosufficienza, la fragilità che può attraversare le nostre vite non trova risposta, allora non me ne faccio niente della regione tax free, che suona uno slogan sempre più vuoto, sempre più insensato e stridente davanti ai bisogni a cui questa regione da tempo non risponde più. Qui fuori stamattina c'è un presidio di lavoratrici e lavoratori che chiedono risposte, peraltro chiedono anche di essere ricevuti e ascoltati dal Presidente. Ma lo diceva il correlatore questa mattina, armi spuntate,
Sacrifici chiesti alle imprese, ad esempio, con un aumento dell'IRAP per coprire buchi e non per rilanciare uno sviluppo necessario. E quando il totem dell'aumento delle tasse cade con l'IRAP, ci si aspetterebbe un atto di onestà intellettuale e un'operazione verità davanti ai veneti. Cari veneti, così il sistema non tiene più, così vi dovete arrangiare. Le scelte fatte negli anni hanno contribuito a portarci qui e ora che avete scelto di votare di nuovo la stessa maggioranza, vi diciamo con chiarezza attesa da troppo tempo che le cose non vanno bene, non stanno così, che non vi siete immaginati di non farcela, è proprio così. In questa operazione verità noi crediamo ci stia anche una seria riflessione sulla leva fiscale, in termini fortemente progressivi e redistributivi. Chiedere a pochi per dare servizi che oggi mancano a tutti. Una discussione che sarebbe tempo di fare, soprattutto davanti a quello che questo collegato e questo bilancio ci raccontano. E veniamo al bilancio. Siamo davanti alla concretizzazione di una preoccupazione che avevamo già espresso col documento di economia e finanza la scorsa settimana. Le criticità che avevamo evidenziato con puntualità trovano oggi conferma nei dati di bilancio. Il provvedimento di programmazione aveva fatto un elenco di difficoltà, di problemi, di sfide che dobbiamo affrontare, ma senza soluzioni concrete da proporre. Ed è qui che inevitabilmente emerge il limite di questa manovra, perché la capacità di riconoscere i problemi, anche se è necessaria, non è sufficiente. Quello che manca in maniera evidente è la volontà di costruire e condividere davvero risposte. E il bilancio ce lo conferma. Le soluzioni previste sono deboli, parziali, insufficienti. Parto dalla sanità. Portate pazienza. Continuiamo a sentire che è una priorità. L'assessore in commissione ha avuto modo di spiegarci che è qui per rivoluzionarla. Ma quando entriamo nei numeri, vediamo che i pochi interventi previsti utilizzano esclusivamente risorse del Fondo Sanitario Nazionale, tolte da una parte per aggiungerle da un'altra, senza un investimento aggiuntivo serio da parte della Regione. Nessuna reale risposta al problema della carenza di personale, se non quanto visto nel collegato, poi ci tornerò. 200.000 euro per integrare personale straniero, la famosa pipa di tabacco, e con soldi del Fondo Nazionale, dicevo. Nessun impegno aggiuntivo sulle liste d'attesa, che continuano ad essere insostenibili. Dalle visite di controllo agli interventi si aspetta o si rinuncia. Nessun investimento vero sul sociosanitario. La DGR 465 per le case di riposo sta scadendo. Per certi versi direi io per fortuna, perché se in quella lunga discussione fatta all'epoca avevamo ritenuto che questo strumento per il sostegno alla non autosufficienza era riuscito nell'impresa incredibile di scontentare tutti e rigidire il sistema, oggi ci aspetteremo dell'altro. Ma cosa sostituisce questo provvedimento? Ad oggi niente. Per carità di patria non rinomino ancora la riforma delle IPAB. Nessun impegno sull'aumento delle impegnative per abbassare i costi insostenibili che le famiglie devono affrontare e nessuna presa in cura, visto che questo è il termine che piace di più, innovativa di ciò che c'è prima. Cosa c'è prima? C'è quella solitudine che continua a soffocare chi si prende cura di una persona cara a casa senza supporti. La riattivazione del contributo da 400 euro mensili con fondi europei per chi è a caso in struttura è un po' di ossigeno, ma continua ad essere una misura tampone, una pezza che si mette su un sistema che non tiene più, che chiede risorse, innovazione e progettazione e che invece sta girando su se stesso cercando di sopravvivere. E questo vale anche per la disabilità. Parliamo di progetto di vita e poi sui territori ci sono comunità alloggio o gruppi appartamento con persone in attesa e posti vuoti, perché anche le impegnative per la residenzialità delle persone con disabilità sono ferme. La scorsa settimana una responsabile di un servizio per la disabilità in Alto Vicentino mi ha detto: per chi lavora in questo ambito da qualche decennio e ha visto negli anni un fiorire di progettualità, ora trovarsi di fronte alla contrazione dei servizi ha un rapporto sempre più difficile e distaccato con le ULSS, con tutta la buona volontà dei referenti presi da mille cose e ad un approccio culturale più chiuso, per il quale anche se progetti un viaggio, un'esperienza culturale rivolta alla fragilità è quasi un lusso e non parte di una presa in carico, è molto dura. E poi la salute mentale, dove continuiamo a chiedere da anni, e lo rifaremo anche in questa manovra di bilancio, guardo anche la consigliera
Bigon, uno stanziamento dignitoso del Fondo Sanitario Regionale, una percentuale di almeno il 5% per un ambito che chiede di intercettare i bisogni precocemente e che vive tra centri di salute mentali aperte poche ore, pochi giorni, posti in neuropsichiatria infantile insufficienti e una mancata piena attuazione del budget di salute, che ha così poche risorse da rischiare di essere un'occasione persa. Insomma, una psichiatria di comunità di basagliana memoria non realizzata, dove anche costruire un protocollo tra ATS e ULS per gestire i percorsi integrati orientati all'inclusione sembra ormai essere un'impresa. E lasciatemi dire un'ultima cosa sul fronte sociosanitario, che però è un esempio secondo me. I centri sollievo per il decadimento cognitivo. Questi centri sono stati nel 2021 finanziati con 1.800.000 euro. C'erano circa 1.400 persone in carico. Nel 2023 raddoppiano gli utenti e la Regione in quanto investe 1,6 milioni, quindi raddoppiano gli utenti e diminuiamo le risorse. Nel 2025 triplicano gli utenti con liste d'attesa, dopo una nostra, abbiamo sollevato il problema più volte, torniamo a 1,8 milioni. Cioè o si continuano a sbagliare i conti o non si capisce che il progetto Sollievo ha bisogno di più risorse perché fa quella cosa essenziale di intercettare le persone malate nella prima fase della patologia, contribuendo a rallentarla e dando fiato ai caregiver. Davanti a questo bilancio di previsione e a due cose che dirò sul collegato, ci aspettavamo più coraggio, lo abbiamo già detto nel documento di economia e finanza, ma qui ci si scontra coi numeri ed è vero che è un bilancio ponte, ma anche i ponti o collegano, come è stato detto stamattina al correlatore, oppure portano dove? Sul niente. A questo punto spetta a chi governa fare la propria parte. Governare significa decidere e significa tradurre le scelte in azioni e impegni coerenti. È esattamente questo a nostro giudizio che oggi manca a questo documento. Una puntualizzazione sul collegato. Dentro il quadro che vi ho descritto si inserisce il tema degli articoli 7, 8 e 10, che rappresentano in sostanza un tentativo di intervenire su alcune emergenze già note da tempo. Si tratta di interventi che arrivano in ritardo e che assumono il carattere di correzione a problemi lasciati aperti troppo a lungo. Il primo riguarda le medicine di gruppo integrate, la necessità di riconoscere i maggiori costi derivati dal CCNL della cooperazione. Parliamo di una questione presente sul tavolo da molti mesi, sollevata anche in fase elettorale, 634 medici con collaboratori e infermieri, in una situazione di difficoltà e incertezza e senza risposte. Allora è inevitabile chiedersi se bastava destinare una quota del Fondo Sanitario Regionale perché non si sia fatto prima. Il secondo tema riguarda la carenza del personale medico, una questione nazionale che in Veneto ha assunto dimensioni preoccupanti. Si interviene dopo una serie di delibere regionali che sono state oggetto di contestazione, di ricorso al TAR da parte dell'Ordine e di sospensione. 200.000 euro per un anno, è difficile che possiamo pensare che risolvono il problema. Evidentemente sembra una copertura normativa per proteggersi da contestazioni di vario genere e non affrontare in modo strutturale la carenza del personale, che richiederebbe un maggiore equilibrio tra aspetti economici, qualità del lavoro e di vita del personale pubblico, sicurezza e rapidità delle risposte e garanzia della qualità delle cure che i pazienti si attendono. Infine gli ATS. Anche qui si arriva con una proroga che evidenzia la difficoltà della gestione di una fase complessa, ma la proroga da sola non può essere una soluzione, è un pezzetto, ma non può essere la risposta. Senza un cambio di passo sul piano politico, organizzativo ed economico, il rischio è quello di rinviare, ma ce lo siamo detti, il problema, continuando a scaricare sui comuni responsabilità e costi senza un adeguato supporto. Per come è scritto questo articolo, le risorse aggiuntive sembrano destinate al commissario, in caso non si riesca a far partire l'ambito tra un anno. Quello che chiediamo noi invece è di dare risorse strutturali vere, raddoppiare quei 2 milioni di euro residui dalla mancata partenza e farlo sostenendo gli ambiti che dovrebbero riorganizzare e innovare il sistema dei servizi. Il filo che credo, e chiudo, tenga insieme tutti questi elementi è chiaro. Si interviene
rincorrendo le emergenze, si mettono pezze senza affrontare le cause e questo schema non rientra in una logica di previsione, di proiezione al futuro, ma è rivolto all'indietro. Questo può essere sostenibile in alcuni ambiti, ma in ambito sociale, sociosanitario e sanitario non può essere sostenibile, perché guardare all'indietro senza il coraggio di progettare oltre quelle miserie di cui parlava il consigliere Morosin significa lasciare più sole le persone. Grazie consigliera Luisetto. Rocco, lei si è cancellato, ho visto. O vuole intervenire? Ah, ok, perché avevo visto il nome. Ok, prego. Speravo che tornasse Cunegato, perché sono stato citato da Cunegato per aver coniato una nuova figura retorica che è la cunegata, ovvero questa figura retorica che mette insieme una similitudine, un'iperbole, fa una crasi, però in salsa un po' nostalgica e scredense. Quindi mi dispiace che Cunegato non ci sia, però prenderò i diritti d'autore su questa sua retorica che a me affascina molto. Noi ci apprestiamo a una discussione successiva al DEFR, quindi una discussione articolata, dove nel DEFR io ho potuto apprezzare un'apertura rispetto a proposte che venivano avanzate in maniera bipartisan anche da questa parte dell'emiciclo. Però è chiaro che c'è un elefante nella stanza e vorrei citare il consigliere Morosin che sostanzialmente ci sta dicendo: siccome noi avanziamo dei soldi da Roma, manteniamo tutto così com'è. E penso che però questo non sia un atteggiamento responsabile, perché se è pur vero che sicuramente il Veneto contribuisce in termini assoluti più di quanto riceve, è anche vero che noi siamo consiglieri regionali, noi dobbiamo rispondere a chi ci ha eletto e noi dobbiamo cercare di agire su quelle che sono le leve delle nostre possibilità di incidere. E parto proprio dal rifiuto di ragionare sul tema dell'addizionale regionale IRPEF, perché l'addizionale regionale IRPEF nasce proprio come imposta federalista, nasce nel 1997, se non sbaglio il ministro era Visco, e il ragionamento fu in una stagione che poi portò alla riforma del titolo quinto, proprio per dare forza, voce anche sulla nascita e sull'affacciarsi alla politica nazionale di movimenti come la Lega, che oggi è fortemente rappresentata in questa regione, dare spazi di manovra alle regioni, proprio per il principio che io pago dei contributi, pago fiscalmente, laddove sono più vicino alla possibilità di decidere. E noi non è che abbiamo soltanto l'Emilia Romagna che mette l'addizionale regionale IRPEF, abbiamo anche la Lombardia, che di certo non è una regione rossa, certo con una progressività diversa, ma che comunque le consente di avere gettiti che si avvicinano al mezzo miliardo di euro. Allora, il ragionamento, secondo me, dovrebbe essere quello del dire: noi abbiamo un piccolo spazio, è un piccolo spazio federale, ma è lo spazio che ci consente di fare tutto quello che esula o che va oltre, non che esula, che va oltre ciò che già è previsto dalla riforma del titolo quinto e in generale dal titolo quinto della Costituzione. Cioè noi abbiamo delle materie, su quelle materie lo Stato ci corrisponde delle risorse e su quelle noi oggi diamo dei servizi, ma c'è tutto uno spazio che riguarda la possibilità che abbiamo noi di incidere. E allora andare a lavorare sull'addizionale regionale IRPEF, con un gettito che ovviamente sarebbe stato progressivo in termini di contribuzione per i redditi medi, 55.000 euro è un reddito medio, non è di sicuro insomma una persona ricca, noi sappiamo che la classe media oggi è quella più in difficoltà, però avrebbe portato anche ad una forma di redistribuzione nei confronti di chi? Soprattutto delle generazioni più giovani, che sono il vero tallone d'Achille che noi viviamo oggi in questa regione. E secondo me il limite che noi abbiamo visto nella discussione che abbiamo affrontato è quello dell'urgenza. Cioè noi abbiamo un DEFR che ha delle premesse che ci dicono che abbiamo degli indicatori negativi, ma io non sto sentendo un dibattito che prende in considerazione la portata di questi elementi negativi. Io credo che i consiglieri regionali siano come i componenti di un CDA, consiglio di amministrazione
di un'azienda, sappiamo che la politica deve fare altre cose, abbiamo discusso l'altro giorno con Davide Lovat sul ruolo che hanno le democrazie e quindi l'importanza di non ridurre tutto a una dimensione di efficienza, di efficacia, la democrazia dei costi, la democrazia non per forza efficienza ed efficacia su tutto, però noi oggi rispondiamo della capacità che abbiamo di costruire e creare benessere per la nostra regione. E se io inizio un consiglio di amministrazione della mia azienda e nella mia azienda si dice guarda che tu hai i manager più bravi, quelli che creano valore aggiunto, quelli su cui tu puoi fare degli investimenti in termini di talento, che se ne vanno dalla tua azienda e vanno nelle aziende vicine, io, caspita, mi fermo e inizio a pensare che qualcosa l'ho sbagliato. Allora abbiamo delle politiche di lungo corso, che non sono facili chiaramente da invertire, ma ho delle misure che potrei fare subito, ne sono state citate alcune nel progetto, come dire, Creare Futuro, che permetterebbero di andare a ridurre dei costi. Le categorie sono venute qui dentro durante l'audizione a dirci che oggi non dobbiamo più considerare in maniera così netta la spesa corrente, e io sono uno che vorrebbe limitare la spesa corrente perché penso che vada limitato ciò che fa debito. Se oggi noi pensiamo di poter dare risorse infinite ai pensionati, chiaramente andiamo a fare qualcosa che limita e quindi non è sostenibile la possibilità alle prossime generazioni di assicurare la loro crescita futura. E quindi è giusto cercare di mettere un limite a ciò che è spesa corrente e ciò che è spesa per lo sviluppo. Ma al tempo stesso cosa ci hanno detto le categorie? Che aiutare le giovani coppie, aiutare le famiglie che hanno una persona anziana in casa e non trovano risposta per quanto riguarda le impegnative nelle RSA, aiutare le famiglie è oggi spesa per lo sviluppo. Abbiamo sentito per esempio dei paragoni con la Spagna. La Spagna cresce per una serie di motivazioni, cresce del 3,2%, è l'unica, è la regione diciamo europea, la nazione europea in cui si cresce di più. Perché? Perché ha un mix energetico nucleare e rinnovabili e quindi loro sono stati lungimiranti, perché hanno un atteggiamento serio e solido nei confronti dell'immigrazione. Quindi loro hanno un'immigrazione che proviene soprattutto dai paesi dell'America Latina dove ci sono persone che hanno la stessa religione, parlano la stessa lingua e questo è un elemento che noi non possiamo sottovalutare. Hanno costi ed efficienza per quanto riguarda la giustizia. In Italia per avere un deal con l'Agenzia delle Entrate ci vogliono 10 anni, cioè un'azienda che investe non sa se avrà dei problemi con l'Agenzia delle Entrate, quanto dovrà pagare, come dovrà pagare, perché ogni anno cambiamo le normative fiscali. Ragioniamo solo con la politica dei bonus. E allora in questa regione capisco che è un tema nazionale, però non possiamo non sottolineare il fallimento dell'Industria 5.0 e quanto oggi le categorie economiche siano in difficoltà e si sentano tradite dal patto che era stato fatto per quanto riguarda il finanziamento dell'Industria 5.0. Cioè noi avevamo una misura Industria 4.0 che ha permesso a questa regione di battere la Germania per quanto riguarda l'export. Abbiamo avuto un ministro, mi spiace citare persone che non sono presenti in aula, Urso, che aveva promesso dei fondi, aveva fatto una prima formulazione della manovra che non ha funzionato. Bisogna dire che Industria 5.0 ci voleva un algoritmo per capire come investire. È arrivata la semplificazione, per cui le industrie, le imprese hanno finanziato dei progetti di semplificazione per accedere all'Industria 5.0 e quelle più brave, quelle che hanno tenuto duro, quelle che chiedevano di mettere fondi per ricerca e sviluppo associate alla transizione energetica, hanno fatto investimenti e oggi gli si dice voi avete fatto investimenti per niente. E quindi in una regione come la nostra, piccola e media impresa che esporta, che ha problemi terribili in termini di costi energetici, ma con delle confindustrie che organizzano ogni anno settimane della sostenibilità, dove dicono che i fattori ESG sono fattori di competitività, noi, secondo me, come Regione, qualcosa sul definanziamento e sul fallimento dell'Industria 5.0 dovremmo provare a dirlo e tendere una mano a queste imprese che fanno fatica. E arrivando alle misure che voi avete inserito, mi pare di capire che ci sia un cambio di marcia su due talloni d'Achille, quindi c'è un segno di discontinuità rispetto alle borse di studio, anche se condivido le preoccupazioni di parte dei colleghi dell'opposizione che dicono bene che si mettano le risorse, però anche in questo caso cerchiamo di definire l'urgenza, perché alla fine i fondi per la copertura delle borse di studio sono sempre arrivati, quindi le graduatorie poi alla fine trovavano una risposta in termini di fondi, ma se non c'è la tempestività è lì che si lede il diritto, perché se io sono uno studente beneficiario
e non ho a settembre la certezza di avere la copertura, poi farò altre scelte, andrò in altre regioni e quindi è vero che le graduatorie poi scorrono, però io sto ledendo un diritto e sto allontanando un talento, quindi è molto importante, benissimo questi 18 milioni di euro, ma che poi venga data anche una temporalità all'intervento. L'altro elemento su cui si è intervenuto, quindi 2 talloni d'Achille, che evidentemente da parte del Presidente della Giunta regionale sono emersi con forza anche durante la campagna elettorale, è quello del finanziamento delle scuole di medicina, dei medici di medicina generale, quindi ben intervenire su questa mancanza, e forse questo sottolinea il fatto che qualcosina negli anni scorsi è stato sbagliato, però vediamo che manca assolutamente tutto quello che riguarda lo sviluppo. Legato a questo, so che sono in presentazione anche delle proposte di ordine del giorno per quanto riguarda il finanziamento delle cosiddette borse d'ingresso, sulle quali si è fatto un gran dibattito. Ora, il tema del finanziamento delle borse d'ingresso significa cercare di colmare quel gap che è di 500-600 euro, non per tutti, non possiamo farlo per tutti, ma soprattutto su quelle professioni, su quei talenti che creano alto valore aggiunto. Allora, penso che sia necessario provare a ragionare su un Veneto che ha degli indicatori che oggi sono negativi, bisogna dirselo, perché non significa, quando dicevamo c'è qualche problema sulla sanità 10 anni fa, non significava che la sanità fosse una sanità negativa in Veneto. Cioè, insomma, ci rendiamo conto, giriamo l'Italia, sappiamo che comunque noi abbiamo ancora un livello di cure che è superiore a quello delle altre regioni, ma se io dico guardate che iniziamo a intravedere dei problemi e quindi bisogna trovare delle risorse straordinarie, un piano per tenere i medici all'interno delle strutture, cercare di capire cosa non ha funzionato dalla riforma del 2016, non stavamo dicendo che nulla funzionasse, stiamo dicendo stiamo attenti perché in un'azienda io quando vedo un trend negativo, anche se magari chiudo inutile, anche se magari le cose non vanno male nella chiusura, cerco di capire cosa può succedere fra 5 anni, 10 anni e quindi questo era il tipo di atteggiamento che ci saremmo aspettati. Per chiudere, quando si è presentata la finanziaria in Parlamento qualcuno l'ha definita bella senza anima. Utilizzando Cocciante, bella, tante cose, tanti capitoli, ma un po' senza anima. Io invece vedo un'anima sociale, cioè si riconosce la sensibilità rispetto allo psicologo di base, come dicevamo prima, al sociosanitario che sta faticando, ma allora forse questa è una manovra con un'anima, ma ancora un pochino timida. Non so se bella, ma sicuramente timida. Grazie consigliere. Consigliere Sumschi. Grazie, buongiorno Presidente, carissimi colleghi, nonché assessori presenti. Beh, la discussione, insomma, non possiamo che ripercorrere quello già detto precedentemente, alla fine delle considerazioni che partono sia dal DFR che dall'attribuzione delle istanze che andiamo ad esaminare, accanto ad alcune indicazioni tentativi di sensibilità, come è stato ricordato, nel sociale e anche nella sanità, il nostro giudizio non è completamente positivo, credo che di più si debba fare, come nella tutela dei territori, bene i discorsi sull'idroelettrico, bene in questo senso alcuni interventi iniziali che riguardano la casa, ma rimane il problema della tutela del territorio e dell'ambiente. Però alla fine mi pare che ritorni echeggiando sempre il problema è quello che ci vuole per fare e quello che abbiamo. Ed è un elemento su cui non si può fare a meno di cogliere le difficoltà, le esigenze e su cui bisogna portare delle innovazioni, qualcosa per cercare di uscire. Il consigliere Morosini ha fatto una proposta che io ritengo provocatoria, nel senso dobbiamo trovare tutte le opportunità che considerano che rispetto a quello che è il versato, diciamolo pure, il residuo fiscale che è ancora consistente nonostante i tempi che stiamo affrontando non siano i più rosei anche in chiave di sviluppo futuro per l'economia e per i territori, dobbiamo trovare delle soluzioni. Allora io mi riallaccio a quello che ho detto l'altro giorno e pongo il problema di metterci tutti insieme a ragionare in maniera provocatoria su quello che è possibile fare. Io l'ho chiamata costituente per l'autogoverno, lo ribadisco.
Cioè dobbiamo prendere quelle che sono le considerazioni in essere dalla holding autostradale, l'idroelettrico, piuttosto che altre opportunità presenti nelle leggi attualmente vigenti e nelle deleghe che ci pone il governo centrale, per trovare delle vie alternative di sfruttare, cioè delle soluzioni che permettano di ottimizzare il risultato che si può portare a casa per le finanze regionali. E questo è un elemento, secondo me, che è fattibile da subito, per cogliere quelle che sono le aperture, le necessità, in qualche modo inventandocele, cioè come elemento originale di pensiero da parte di questo Consiglio, da parte di questa amministrazione, insomma da parte del Veneto, aprendo a questa soluzione anche a tutte le opportunità senza particolari veti che vengono dal mondo economico, sociale, produttivo e complessivo della società veneta. Perché se stiamo ad aspettare, lo ribadisco, quello che abbiamo visto, che nell'autonomia differenziata solo briciole arriveranno, e comunque l'anima centralista che ha questo Stato porta a di quelle che sono delle concessioni minime, perché noi siamo anche disponibili a valutare quella che è la componente dell'addizionale IRPEF, senza dire però che c'è un piccolo vizio. Noi eravamo per le compartecipazioni, dovremmo essere per la compartecipazione, perché la vera riforma fiscale è quella, compartecipare del gettito delle tasse già esistenti, perché addizionale è aggiungere ulteriormente tassazione. Allora ci possono essere delle contingenze per cui questo è opportuno, uno scaglionamento adeguato per non colpire ovviamente quelli che già sono in difficoltà, però rimane un addizionale, questo non è federalismo, hai potestà di aggiungere qualcosa in tassazione, ma non partecipi in maniera autonoma a quello che già è di pesante tassazione. E su questo dovrà essere fatta una battaglia che possa permettere di cambiare in modo una via veneta, oltremente ai soliti ragionamenti in chiave istituzionale di più ampio respiro, che non vedano una contrapposizione con altri territori, ma vedano un'operazione per tutti i territori di questa nazione. E questo è l'elemento, secondo me, su cui bisogna cercare di trovare un punto di convergenza tra tutte le proposte che possono essere messe in campo, perché dobbiamo veramente trovare una strada nostra, perché se no io credo che con i chiari di luna che ci vengono avanti, almeno per quest'anno e il prossimo, saremo qui a piangere ulteriormente. Grazie. Grazie consigliere Sumsky. Se non ci sono altri iscritti, ma ce n'è uno, consigliere Manildo. Prego. Grazie Presidente. Io continuo la discussione sul il tracciato che ha fissato il correlatore, il consigliere Galeano. Nel bilancio e nella stabilità collegato rivediamo un po' le stesse critiche che abbiamo svolto per il DEFR, quindi il fatto che ci sia questo spazio in cui non si è voluto avere il coraggio di un'iniziativa politica che prendesse atto dei grandi temi, dei grandi problemi e non dice però che strada fare per risolverli. Viviamo tutti grandi temi, se si possono sintetizzare con costo della vita che sale, salari che non sono in grado di risolvere questo costo della vita, lo ha ricordato nel suo intervento il consigliere Galeano, 590.000 veneti sulla soglia della povertà, shock energetico, costo dell'energia molto alto, dipendenza della nostra energia da paesi esteri, difficoltà nella mobilità, difficoltà nel riuscire a garantire assistenza ai nostri anziani e prospettive per i nostri giovani. Io ho fatto una sintesi di quelli che sono i temi che ha ricordato il consigliere Galeano e che sono stati ripresi da tutto il nostro gruppo e dalla consigliere Luisetto per quanto riguarda sanità e sociale. Si arriva al momento delle scelte. Il momento delle scelte è un momento difficile. Penso che noi amministratori possiamo essere, facciamo un paragone
di una lettura del Vangelo. I talenti, ci sono stati dati dei talenti, noi possiamo scegliere questi talenti se metterli sottoterra oppure farli fruttare. Ecco, io sul tema della relazione del patto fiscale con i veneti, penso che dobbiamo avere il coraggio di esibire quelle che sono delle necessità, indicare delle strade, capire quelle che sono le risorse concrete per poter far fronte a delle necessità di azione. Noi non possiamo permetterci di dire che in un tempo tremendo in ogni parte del mondo succedono cose che sono sopra la nostra testa, altrimenti non dovremmo fare politica. Fare politica vuol dire incidere sul nostro territorio, avendo anche il coraggio di fare delle scelte che a prima vista possono sembrare impopolari. Il tema di un patto fiscale lo abbiamo proposto come emendamento al DEF, è stato bocciato, lo abbiamo proposto come emendamento alla stabilità, emendamento al collegato, per la creazione di quel fondo che ricordava il correlatore Paolo Galeano, che abbiamo chiamato Fondo Creare Futuro. Ritorniamo sempre sulle parole che riecheggiano negli interventi di maggioranza e opposizione: futuro e coraggio, capacità di incidere. Ecco, io penso che questo bilancio si sia nascosto dietro la ristrettezza delle risorse e ne siano diventati quasi un alibi per una poca azione politica. Poca azione politica che non possiamo permetterci in un momento difficile. Quindi abbiamo e riproporremmo degli emendamenti tesi ad un'assunzione di responsabilità, anche questa è una parola che è riecheggiata nell'intervento dei miei colleghi, la politica è assunzione di responsabilità, e quindi abbiamo indicato delle strade. Questo fondo Creiamo Futuro dovrà incidere in modo molto forte su un piano straordinario di messa a norma del patrimonio immobiliare ERP, di proprietà degli enti pubblici, investimenti in social housing rivolto ai giovani e alle giovani coppie, sostegno alla genitorialità tramite una progressiva riduzione del carico sulle famiglie delle rette per gli asili nido, erogazione a titolo gratuito, esenzioni e agevolazioni al TPL per gli studenti, erogazione in via sperimentale di un contributo integrativo al reddito da lavoro dipendente per neolaureati o neoassunti. Abbiamo detto che questo deve essere un mezzo per ritenere e attrarre, per trattenere e attrarre dei giovani, e su questo ringrazio la consigliera Martini perché presenteremo insieme un ordine del giorno che va nell'ottica di questa creazione di un patto per creazione di sviluppo. Necessari contributi agli ATS per l'organizzazione amministrativa, aumento del numero delle impegnative di residenzialità per anziani non autosufficienti, contrasto allo spopolamento dei territori montani attraverso interventi strutturali nei servizi, l'abbiamo ricordato anche il tema della metro montagna, del collegamento puntuale dei vari centri che sono necessari, politiche regionali per la sicurezza da attuare tramite anche l'istituzione e il rafforzamento di una scuola di formazione per la polizia locale e accordi di programma, attuazione di accordi di programma in materia di sicurezza urbana, sottoscrizione di patti per la sicurezza urbana, aumento della prevenzione e misure per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, anche questo è fondamentale, la declinazione della sicurezza anche in questi ambiti. Investimenti in cultura, abbiamo ricordato nel DEF, questo bilancio piange tantissimo il fatto che ci sono poche risorse per la cultura, soprattutto per il finanziamento della legge 17. Molto spesso abbiamo questa convinzione quasi che la cultura sia un dopolavoro, non un'attività di produzione di ricchezza, sembra quasi che sia un hobby. Invece la cultura crea sviluppo economico, oltre a creare fondamentale crescita della consapevolezza e di legami seri all'interno della nostra socialità e comunità. Finisco dicendo che è necessario anche un rafforzamento e un sostegno economico per la disabilità, il dopo di noi, sono necessarie delle risorse, tutti noi conosciamo e penso che abbiamo relazioni con persone, con genitori che vivono il dramma di pensare a chi potrà accudire e pensare ai loro figli, alle persone disabili dopo di loro e penso che su questo sia necessario trovare delle risorse. Ecco, la ricognizione
di queste urgenze, a cui possiamo aggiungere quello sulla pesca, la necessità di una transizione energetica per riuscire in modo proattivo a contrastare non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista economico il costo dell'energia, impongono degli stanziamenti diversi. In bilancio per le comunità energetiche ci sono soltanto 250.000 euro, che sono assolutamente un'inezia. È assolutamente necessario, quindi, partendo da queste esigenze, e da qui concludo, capire e arrivare alle conclusioni. Questo purtroppo è stato un bilancio che è mancato di iniziativa, è mancato di coraggio. Noi continuiamo a sollecitarlo. Se ci sarà questo coraggio usciremo dall'ottica della contrapposizione politica, della strumentalizzazione, che è facile sventolare tax free, è facile essere demagogici su questo tema. Noi invece come opposizione ci assumeremo fortissimamente un ruolo per corroborare un'azione coraggiosa. Ecco, in questo momento c'è bisogno e riteniamo che ci sia ancora lo spazio per poterlo fare. Grazie consigliere Manildo. Consigliera Ostanel. Grazie Presidente. Prima di tutto rilevo che nella discussione di bilancio manca il Presidente in questo momento, grazie agli assessori che sono presenti, e lo dico e lo ribadisco perché penso che in una discussione come questa, dove i consiglieri nel primo bilancio sperano di poter con i loro interventi, al di là di quello che poi scriviamo negli emendamenti, nei pochi emendamenti che ci vengono approvati, quali possono essere delle idee appunto da prendere in carico in questa regione per cambiarla, chi è alla guida dovrebbe evidentemente ascoltare. E non è così. E lo dico anche perché quando si parla di assunzione di responsabilità io non sono completamente d'accordo con chi mi ha preceduto, perché è la maggioranza che deve prendersi le sue responsabilità. La minoranza incide in quella responsabilità con senso del dovere, no? Con capacità, con idee, ma la responsabilità della guida di questa regione è vostra. E quindi parto da qui, perché nessuno lo ha citato fino ad ora, e in questo documento di bilancio noi abbiamo 117 milioni di euro che usciranno nei prossimi 3 anni per il buco della Pedemontana. Stiamo parlando di legge di stabilità. E oggi ovviamente entro dentro, poi reinterverrò anche nei provvedimenti successivi, entro dentro il focus di quella che è la legge di stabilità, perché altrimenti parliamo di tutto e niente. 117 milioni di euro, anche perché, parentesi, non sarebbe corretto non parlarne, visto che negli anni successivi, con l'assessore al bilancio presente, che oggi è qui di fronte a me, più volte siamo intervenuti su questa questione, e questa questione non è stata risolta, e quindi oggi io la riporto a chi oggi gestisce questa regione e che ne ha le responsabilità. 117 milioni di euro che noi in questo bilancio togliamo per la possibilità di dare invece servizi ai veneti. 50 milioni di euro che abbiamo tolto negli anni precedenti. Allora io parto da qui, ed è da qui che voglio una risposta, spero anche in replica da chi potrà e vorrà domani. Perché allora, e lo chiedo al Presidente, non lo dico all'assessore al bilancio perché penso che questa sia una materia che è in capo al Presidente, di trovare una soluzione rispetto a un buco che noi ci porteremo avanti nelle prossime annualità e che impone alla Giunta di fare delle scelte difficili, ed immagino dentro la Giunta, come spesso dicevo negli anni scorsi, a dover prendere questa coperta corta e a doverla spostare un po' di qua di là a seconda delle priorità. E so che lo state facendo immaginando di dare il meglio. Il punto è che la questione della coperta corta non la riuscirete a risolvere fino a che non risolviamo il problema alla radice. Allora, cosa farà questa Giunta, il Presidente Stefani, per riuscire a mettere un freno ad un'emorragia che sta continuando da anni a togliere gambe al bilancio di questa regione? Perché prima o poi il nodo viene al pettine, e finora ho sentito dire «bah, la daremo a Roma». Non succede. «Bah, no, ma non so, stiamo provando a vedere se facciamo una holding utilizzando i ricavi di CAV». È sbagliato, perché quei ricavi dovrebbero essere utilizzati per fare delle manutenzioni ad opere esistenti e non per coprire un buco di un'infrastruttura fatta male. Allora, la domanda la ripongo:
Ci sarà un consiglio convocato dalla Giunta dove anche la minoranza potrà intervenire su un tema come questo, importantissimo, e dove spero anche che gli altri consiglieri portino la loro idea, no? La loro prospettiva, per trovare tutti insieme una soluzione all'interno di un consiglio straordinario dedicato ad approfondire il buco e il tema della pedemontana, dove spero che verranno fuori delle idee, delle proposte per gestirla. Perché guardate che se non risolviamo questa, tutto quello che noi faremo nel bilancio di dicembre, nel bilancio dell'anno prossimo, sarà semplicemente spostare un'allocazione di risorse qui e lì, ma non riusciremo a intervenire sui grandi problemi di questa regione. Parto dai problemi, ovviamente, ci sono tante anche cose che funzionano, ma è ovvio che se sono qui è per cercare di risolvere quelle che non funzionano. Allora la domanda la ripongo. Il Presidente Stefani, nella sua replica, spero, quando sarà in aula, ci dirà se ha intenzione di convocare un consiglio o dovremmo chiederlo attraverso la procedura di richiesta di consiglio straordinario da parte dei consiglieri che vorranno seguire questa proposta, e che farò e che faremo, spero in tanti, perché guardate, o si parte da qui o non ci arriviamo a fare quello che tutti noi vogliamo fare nel bene della nostra regione. E lo dico a maggior ragione perché avete deciso di non inserire l'addizionale IRPEF. Parliamo di stabilità e quindi mi prendo qualche minuto. Io spero davvero, e qui sì guardo l'assessore al bilancio, che a dicembre ci sia il coraggio di fare una cosa che la giunta precedente non aveva fatto: perdere forse qualche pezzettino di consenso qui e lì per fare la cosa giusta. La politica non lo fa quasi mai, è una cosa che fa fatica a fare, ma io penso che invece un bravo politico, prima di guardare a quanti voti può raccimolare di qui o di là, dovrebbe guardare al bene della cosa pubblica per cui è stato eletto dai propri cittadini, dai propri voti, no? Dal proprio consenso. Allora, invece di chiedersi perdo un voto qui e lì, perdo il voto dei giovani, perdo il voto degli anziani, se io ho un'infrastruttura che mi drena 50 milioni di euro l'anno, e credetemi, d'accesso agli atti li ho provati a guardare bene, e da urbanista li so guardare abbastanza bene, il traffico non sta aumentando come le vostre previsioni dicevano, non siamo a 27.000 veicoli l'anno, ma siamo a poco meno di 20.000, e quindi andando avanti così il buco rimane più o meno di 50 milioni. Io penso che le stime fatte per le prossime annualità siano più positive di quello che saranno, spero di sbagliarmi. Quindi a maggior ragione, nel momento in cui siamo qui, se non farete la scelta per qualcuno impopolare, secondo me no, perché i veneti sono pronti ad avere un addizionale IRPEF sopra i 50.000 euro di reddito, dove, ripetiamolo, una persona che prende 55.000 euro l'anno paga 9 euro al mese, tutti noi pagheremmo 9 euro al mese, penso che ce lo possiamo permettere, no? Quindi chi è fuori da noi e guadagna come noi, penso se lo possa permettere, chi invece non guadagna come noi non viene toccato. Questa scelta di responsabilità, o l'una o l'altra, o mettiamo a posto la pedemontana o inseriamo l'addizionale IRPEF con coraggio, perché altrimenti stare qui a dover capire se l'emendamento Stanel, se l'emendamento dei consiglieri che no, non li possono proporre, se l'emendamento di Manildo passa o non passa, guardate che non è il modo con cui noi daremo le gambe alle sfide di questa regione. Il mio intervento potrebbe anche chiudersi qui, perché è questo il cuore politico del ragionamento. Però voglio andare su 2 o 3 punti anche di contenuto, perché la domanda che poi ci si pone è: ok, ma se riuscissimo a risolvere il buco della pedemontana, se riuscissimo ad avere questa addizionale IRPEF, quanti soldi avremmo in più? Avremmo 125 milioni di euro l'anno, avremmo i 50 milioni di euro l'anno risparmiati dal buco della pedemontana, avremo una buona dotazione, oltre 200 milioni l'anno da mettere a terra. Penso che l'assessore Giacinti sarebbe molto felice di poterli disporre, no? Credo di sì. Per fare cosa? Io credo che, guardando i dati che il DEF di settimana scorsa ci ha messo di fronte, ci sono poche emergenze ma urgenti. Cioè, se noi non mettiamo a posto quelle, le altre in qualche modo non verranno. E allora, quando io penso qualcuno governa una regione,
abbia bisogno di mettere in fila le priorità perché sa che anche se i soldi li ha non può fare tutto, ma da qualche parte deve partire. Da dove dovremmo partire, io credo? Ci sono dei dati veramente preoccupanti rispetto all'occupazione giovanile e rispetto ai giovani. Guardate, ieri ero a vedere con degli studenti il film Città di pianura, non so se lo avete visto, a me è piaciuto tantissimo, quello di Francesco Sossai, a me è piaciuto tantissimo, mi ha ricordato un sacco Motta di Livenza, la mia città. Quel film, dopo la discussione, in un dibattito che è stato fatto da alcuni studenti col regista, c'è stata un'immagine che a me ha molto così impattato. È stato detto, di solito il Veneto viene rappresentato anche nelle cartoline con la foto dello stravedamento, no? Venezia e le Dolomiti. Però noi con quell'immagine facciamo vedere solo una parte del Veneto, che è quella bella, che cresce, che sta bene. Okay? Tutto quello che c'è in mezzo, le città di pianura, non si vedono. Ed è vero, perché i nostri comuni più piccoli, dove stanno i ragazzi, che sono quelli che probabilmente fanno più fatica, dove stanno le famiglie più in difficoltà, oggi sono esattamente quei territori che stanno in mezzo, che sono i territori della pianura che stanno facendo fatica a stare in piedi. E quindi anche in questo bilancio io vorrei che noi vedessimo, come dicevo quando parliamo del DEFR, non solo Venezia e le Dolomiti, quello che in questa regione corre, fa figo, è eccellente. Io vorrei che vedessimo tutte quelle fragilità che si stanno non solo rendendo ancora più forti, ma si stanno specializzando. Ci sono alcune popolazioni più fragili di altre e la popolazione giovanile, di cui tanto parla la Giunta, è una di queste popolazioni. Guardate che solo in un anno, da un anno all'altro è aumentato del 5% i dati dei giovani, dei giovanissimi che non studiano e non lavorano, i NEET, 5% in più solo in Veneto da un anno all'altro, e i veneti inattivi giovani più 11%. I nostri ragazzi non hanno un futuro qui. Questo è il dato che noi oggi dovremmo prendere in carico come primo. E non starò a ritirare fuori diciamo le mappe che ho qui sotto, perché le ho già ritirate fuori settimana scorsa. Ma guardate che emigrano i giovani indipendentemente dal loro titolo di studio. Quindi anche il dibattito rispetto al fatto che i giovani neolaureati se ne vanno, è vero, c'è. E noi quelli li dobbiamo riportare indietro, io penso, perché ormai sono andati. Se noi guardiamo ai nostri paesi, alle nostre città, i giovani veneti sono andati via, dobbiamo riportarli dentro. Il problema è che stanno emigrando anche quelli che hanno la licenza superiore e la licenza media. Vuol dire che qui non gli stiamo neanche più dando quello che una volta c'era, una manifattura che stava in piedi, e lo ha ben detto il collega Cunegato sia oggi sia settimana scorsa, perché non è vero che noi di manifattura non ci occupiamo solo perché ci chiamiamo Alleanza Verdi Sinistra Reti Civiche, anzi. I giovani, anche ieri, di fronte a me, dopo il film, di nuovo li ricito, uno di loro ha detto: prof, ma perché lei o altri della sua età non decidete di lasciare il posto per noi? Che è stata una frase, no, bella tosta. Un'altra persona ha detto, sempre un ragazzo giovane: io ho finito l'università, so già che andrò negli Stati Uniti d'America. Io ho risposto: non mi pare un gran momento questo, no, di andare negli Stati Uniti d'America. Mi ha detto: no, andrò probabilmente quando ci saranno le prossime elezioni e spero che qualcosa cambierà. Cioè c'è già l'idea di andarsene, e quello studente ieri era di fronte a me che faceva lezione all'università. Ha già progettato di andare via nel 2028-2029 e io non avrei più voglia di vedere costantemente questa questione essere la prima che ci viene posta dai nostri giovani. Allora, i soldi che noi riusciamo a riprendere, se dovessimo fare delle scelte fatte bene per il prossimo bilancio ormai, e in questo il pannicello si può un attimo spostare, e spero davvero che, come abbiamo votato settimana scorsa nel DEFR, cioè di arrivare ad una legge sulle politiche giovanili, vi ricordo che è già depositata una proposta di legge a mia prima firma, con la firma di tutte le minoranze, in questo Consiglio, e che spero sarà quella dove altri testi base verranno poi presi per arrivare ad un documento unico. Ecco, quella deve essere la priorità. I giovani
e il loro futuro. Quindi, se parliamo di loro, il tema della casa, e poi vado a chiudere perché tanto poi reinterverrò. Il tema della casa, lo ridico, noi qui oggi, l'ho detto settimana scorsa, ma davvero finché non ci entrerà tutti in testa in maniera chiara, penso di dover e dovremo tutti spendere parola, abbiamo un'emergenza abitativa, in particolare nei contesti, è vero, delle città capoluogo, dove ci sono le sedi delle università e dove noi effettivamente abbiamo un turismo che preme. Bene, cosa dobbiamo fare? Guardate che se noi non mettiamo le poche risorse che abbiamo prima di fare progetti di sperimentazione sulla ristrutturazione dell'ERP, noi quelle fasce deboli, giovani, meno giovani, perché non ci sono solo loro, lo diceva bene di nuovo prima il collega, anche le persone più anziane oggi iniziano ad avere una difficoltà nello stare bene economicamente con delle pensioni che ormai con l'inflazione sono erose totalmente. Allora, o noi iniziamo davvero a rendere l'ERP riusabile, 20% di case vuote, parallelamente a una riforma della legge sulla casa che è stata annunciata e che spero si farà presto, che deve andare nella direzione di rendere quella legge più attuale e non meno attuale, allora poi noi riusciremo a fare dei progetti di coabitazione sensati. Allora tutto quello che uscirà o uscirà come possibile dai fondi in aggiunta che questa bilancio oggi, domani e dopodomani vorrà mettere, io penso dovrebbero andare in priorità a quello che è l'abitare pubblico e i fondi anche per l'accompagnamento all'abitare di quei progetti che riguardano categorie fragili e che hanno bisogno quindi di soluzioni abitative sì innovative, ma sempre con l'accompagnamento dei comuni e della regione nel fare quei progetti, perché deve esserci sempre la guida pubblica. Allora noi abbiamo delle priorità chiare, lo abbiamo proposto appunto, lo dicevano i colleghi, anche il correlatore Galeano, abbiamo fatto una conferenza stampa con delle proposte chiare che abbiamo condiviso, dove c'erano all'interno punti chiari rispetto ai giovani, all'accesso alla casa, al credito per le imprese, al rientro dei giovani che oggi stanno fuori, a non far partire quelli che sono qui. Proposte emendative che abbiamo proposto come intergruppo con degli emendamenti firmati da tutte le opposizioni. Allora io penso che noi dovremmo partire da qui a immaginarci un futuro per questa regione che parta dalle persone che a me piace citare di più in quest'Aula ormai da anni, che sono le persone più giovani di questa regione. O noi guardiamo a loro, o noi immaginiamo di fare questo lavoro qui in Aula pensando a loro, oppure tutto quello che noi oggi riusciremo a spostare con piccoli emendamenti o con piccole correzioni, credetemi, lascerà comunque il tempo che trova. Allora o noi qui creiamo sì un patto di responsabilità, che però ci tengo a ricitare, la responsabilità sta in capo a chi governa e non chi ha l'opposizione. E con le nostre idee magari migliorare la vostra responsabilità, allora sì, io ci sto e in questa fase penso che questa responsabilità dovrebbe andare in particolare ai ragazzi più giovani che stanno fuori di qui e che, ripeto, avendo visto, indipendentemente da cosa ognuno di noi ha votato, quanto sono andati a votare anche per questa tornata referendaria, io davvero voglio iniziare a fidarmi di loro, forse di più di quanto le generazioni nostre stanno facendo, perché è vero che hanno trainato al voto, a alcuni di voi non piacerà l'esito, a me è piaciuto tantissimo che l'esito sia stato per il no, ma non importa, sono stati loro a trainare, indipendentemente da cosa sono andati a votare. Ecco, è a loro che io oggi vorrei dire che dedichiamo questa manovra di bilancio. Vediamo se la responsabilità di chi ci governa sarà la stessa. Grazie. Consigliere Trevisi. Grazie Presidente, io sarò brevissimo, so che stiamo quasi in pausa pranzo, ma vuol dire che come aperitivo ci mangeremo qualche idea. A settembre scorso, forse era uno dei miei ultimi appuntamenti alla scuola di polizia, mi chiamarono alcuni colleghi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e mi dissero che sarebbero venuti su a parlarci del piano Marco Valerio. Il piano Marco Valerio è un piano della Polizia di Stato che aiuta le famiglie di poliziotti con figli disabili o malattie croniche e quindi venivano su per cercare di coinvolgere gli allievi nel donare qualche cosa e nell'abbonarsi a Polizia Moderna, una rivista che ha un nome simile a Donna Moderna, ma è la rivista ufficiale della Polizia di Stato. E venendo su mi dissero: non è che per caso a scuola hai qualche poliziotto, qualche collega, qualche testimonial
che può parlare di una situazione di disabilità che vive in casa. E io allora mi sono ricordato che nella mia scuola c'era Andrea Peruffo, che io conoscevo e sapevo che era un bambino di 9 anni con una grave disabilità. Lo conoscevo, lo salutavo tutti i giorni, però quel giorno io l'ho fatto venire a scuola e davanti a 200 allievi ha raccontato la sua giornata tipo. La sua giornata tipo che partiva dall'accompagnare il bambino a scuola, poi di andarla a prendere tra lui e la moglie, poi di andarla a portare dal logopedista, poi di andarla a portare in piscina dove stava facendo degli esercizi particolari, perché mano a mano che cresceva si dovevano allungare i legamenti insieme a lui, perché sennò non sarebbe stato più in grado di alzarsi dalla sedia a rotelle. Poi l'aveva portato da un altro fisioterapista, poi da un altro medico ancora e poi da un altro medico ancora, fino ad arrivare alle 8:30, 9 di sera, quando il bambino si addormentava e loro due, marito e moglie, si addormentavano sul divano 5 minuti dopo il bambino. E lui mi disse: direttore, per me il vero lavoro inizia quando io esco dall'ufficio, non quando sto in ufficio. Il vero lavoro inizia quando io esco dall'ufficio. E allora io, che poco prima mi ero sentito con mia moglie, che era una poliziotta e tuttora una poliziotta come me, alla fine ho ricordato la telefonata con mia moglie. Allora abbiamo detto che poi io sarei dovuta andare a accompagnare mio figlio a calcio, poi mia figlia ad atletica, poi la babysitter avrebbe ripreso l'uno, avrebbe ripreso l'altro e poi saremmo andati a casa tutte e due insieme. E quello che mi sembrava una montagna insormontabile da superare, io, mia moglie e grazie pure alla nostra babysitter, in fondo era nulla rispetto a quel mio collega e a quella moglie sua. Era nulla, io mi sono sentito piccolo e mi sono fatto pure un po' schifo, perché pensavo che quei sacrifici che io facevo ogni giorno fossero davvero una cosa insormontabile, invece erano nulla rispetto a quello che faceva quella persona. Perché poi noi a fine serata, quando mio figlio e mia figlia si addormentavano, ci mettevamo a guardare un film su Netflix. E sapete perché cito Netflix? Perché l'ha citato la consigliera Ostanel, perché l'abbonamento a Netflix adesso sta a circa 9 euro al mese. E quindi mentre lui si addormentava stremato con la moglie perché non ce la faceva più a seguire suo figlio, noi ci mettevamo a guardare un film su Netflix perché avevamo ancora energie per farlo. Allora io non tocco altri temi, non tocco neanche i temi a me cari come quello della sicurezza e come altri. Io ho raccontato solo questa storia per dire che probabilmente una riflessione davvero la si potrebbe fare. Perché se persone con più di 55.000 euro andrebbero a pagare soltanto 9 euro al mese, se anche questo bastasse soltanto a dare tutti i soldi possibili e immaginabili a queste famiglie che vivono queste sofferenze all'interno delle loro abitazioni, già qui avremmo fatto una grande cosa. Perché quando noi parliamo del nostro piano e parliamo di creiamo il futuro, in realtà in questo modo non staremo creando il futuro, staremo creando il presente di queste persone che quotidianamente vivono situazioni che forse per noi non sono abbastanza importanti da non farci fare una riflessione. E io l'ho detto in premessa, io quella persona la conoscevo ma non l'avevo mai ascoltata e soltanto dopo 5 anni di lavoro insieme, grazie a una sua testimonianza davanti ai miei allievi, io sono riuscita a capire quella persona che cosa viveva quotidianamente. E allora io credo che se davvero avessimo il coraggio, prima ancora di annetterci al Friuli, Venezia Giulia e perché no all'Istria o chissà altro, ma se avessimo il coraggio all'interno della nostra regione di fare una cosa del genere, io credo che anche il Leone di San Marco sulla nostra bandiera sarebbe ancora più orgoglioso di starci. Grazie. Montanariello. Grazie Presidente. Ma io vorrei partire da un ragionamento e una riflessione molto politica e vorrei partire da un ragionamento molto semplice, ricordando che se c'è una cosa che dà fastidio alle persone che ci ascoltano da casa e non, se c'è una cosa che fa arrabbiare i veneti pragmatici come siamo bravi a descriverli quando vogliamo dare degli elementi di forza alle nostre caratteristiche, è quella che stiamo facendo oggi, è quella di discutere fuori dalla realtà, è quella di discutere di cose fondamentali che riguardano la vita dei veneti in un sistema come se stessimo facendo i compiti per casa. Noi oggi stiamo discutendo del bilancio della Regione Veneto con un approccio da studente che fa i compiti per casa.
Stiamo discutendo oggi dei problemi reali della gente fuori dalla realtà. C'era adesso gente fuori che manifestava, la mattina i giornali li leggiamo tutti, la mattina i telegiornali li leggiamo tutti e noi stiamo discutendo come se fossimo in una bolla e quello che accade a 1 metro da qua non ci riguarda. Noi stiamo discutendo in un'isola felice dove tutto ciò che sta fuori da quella porta sembra quasi come che non ci riguardasse. Noi stiamo discutendo oggi dei problemi del Veneto, lontani dalla realtà, senza tener conto di quello che accade 1 metro da qui. Cari assessori, cari colleghi, non so se vi siete accorti, ma lo avete scritto voi nel bilancio, e gli indicatori ci dicono che siamo già in recessione. Gli indicatori del bilancio che avete scritto ci dicono che siamo già in recessione. Guardate che non è solo un dato statistico quello degli indicatori, perché subito dopo quello che c'è scritto sugli indicatori si trasformano in elementi di carattere economico che travolgono i veneti e le famiglie dei veneti. Quindi non è solamente un indicatore sulla pagina, è il preannuncio di quello che arriverà se le cose non cambiano. Presidente Stefani, insomma, mi dispiace che non c'è, ma non so se si sia accorto il Presidente Stefani che addirittura Confindustria, che in modo fermo e deciso in una nota ufficiale ha detto chiaramente che le scelte che sta facendo questo governo a livello nazionale, lo ha detto Confindustria, governo che non potete chiamarvi fuori col gioco delle 2 carte e dei 2 tavoli, governo dove ci sono i vostri ministri, i vostri sottosegretari, i vostri parlamentari, professor Gerosa, i vostri rappresentanti politici, sta facendo delle scelte che stanno mettendo le imprese in una situazione di estrema difficoltà, le imprese del Paese e quindi anche le imprese venete. Siete arrivati persino a dire a Confindustria che le scelte del vostro governo, di quelli che voi qui rappresentate, stanno mettendo a rischio l'impresa italiana. Lo ha detto oggi Confindustria. Tant'è che propone anche di recarsi a Roma, non ho letto bene la nota con quale formula, e quando parliamo di impresa italiana parliamo anche dell'impresa veneta, perché finché non ci danno una forma di governo diversa, visto che l'unica cosa che sappiamo raccontare per non affrontare i problemi del Veneto, come se i veneti che sono a casa sono scemi, che dicono che ci pagano 10.000 euro al mese per venire qua e parlare dei sogni di andare sulla Luna. E invece quando si viene qua si parla delle cose reali, delle visite mediche che la gente non ha avuto oggi, dei pensionati che non arrivano a fine mese, della gente che viene separata dai figli perché dormono negli spazi messi a disposizione dall'associazionismo, perché non finanziate le ATER, perché l'assessore Paola Roma ci ha spiegato che si devono finanziare compatibilmente con il bilancio, come se si potesse fare una bancarotta. Ma io, assessore Gerosa, adesso sì perché è qui davanti a me, ma lei, assessore Gerosa, pensa che un sistema sanitario regionale che sta andando giorno dopo giorno verso il collasso, e ce lo dicono le liste d'attesa, perché non è il galleggiamento che ci salva. E tra l'altro su questo, assessore, visto il suo ottimismo, io le lancio la sfida che ho lanciato la scorsa legislatura. Decida lei il giorno, la data, l'ora e l'ospedale e presentiamoci con il cappellino, un paio di occhiali che non ce li, sicuramente a lei che è molto più noto di me la riconoscono, a me un po' di meno, ma rechiamoci, andiamo a intervistare i cittadini che li danno al CUP non solo i 2 anni di visita, ma che dicono ti chiameremo, quindi non gli danno neanche un orizzonte di quando saranno chiamati. Ci facciamo questo giro, no? Dopo ci facciamo un giro dei consultori, dopo ci facciamo un giro di tutti quelli che sono all'interno delle liste delle casse di riposo e dopo veniamo qua con tutte quelle interviste e vediamo, assessore, se io vivo sulla Luna o probabilmente lei vede una realtà lontana da quella che i cittadini veneti che non hanno la possibilità di curarsi, perché guardate, quando io vengo in quest'aula è emblematico,
Sembra quasi che il cittadino veneto non si voglia curare perché non ha voglia di curarsi, non perché non chiediamo le visite mediche. Solo ieri mi hanno mandato altre 4 segnalazioni. Quindi, Assessore, noi abbiamo un sistema sanitario che dobbiamo chiamarlo per nome e cognome, eccellente, certo, se stai male in Veneto sicuramente sei più fortunato di altre parti d'Italia, ma se ti ricoverano e ti portano in ospedale, ma se devi aspettare che scoprono cos'hai, viva Maria, ora che ti danno la visita e scoprono cos'hai, fai ora a morire, perché quando ti danno 18 mesi per una mammografia, se non è nulla aspettato, se qualcosa magari te ne accorgi che ti portano con la febbre in pronto soccorso, perché magari sei già in metastasi, Assessore. Anche io ho usufruito dell'eccellente sanità regionale a Padova, ma la visita me lo paga con schemi dal privato e dopo mi sono ricoverato, se no avevo 2 anni d'attesa, ha capito? Però tanti non hanno la fortuna di fare i consiglieri regionali. Però, Assessore Gerosa, di fronte a un sistema sanitario regionale che sta collassando, ma lei pensa veramente che 30 medici dal Sud America risolvono il problema di fronte a una carenza strutturale di personale? E non venite a raccontarci quello che succede nelle altre regioni, noi dobbiamo pensare alla nostra. Dobbiamo provare perlomeno a dare risposte e se la risposta di fronte a un sistema regionale che vede una carenza strutturale di medici sono i 30 medici, Assessore, io voglio essere fiducioso, però quando ci troveremo fra 6 mesi e ci dirà ancora che quei medici mancano, mi dispiace dire, Assessore, insomma, tra l'altro io ho molta stima di lei, però a me dispiace che lei faccia l'assessore, perché mi permetta, ma con tutte le vite che può salvare in reparto, venire qua a dirci che 30 medici risolvono il problema, forse sarebbero stati 31, perché lei è troppo bravo per stare qua a fare l'assessore, lei deve salvare le vite umane e quindi pensi quanta stima ho di lei. Ma, Assessore Paola Roma, ma lei crede davvero che 3 milioni alla telemedicina che mettete con questo bilancio servono a risolvere il problema dei 12.000 anziani in attesa per avere un posto all'interno di una casa di riposo? Mamma mia, dov'era Lanzarin? Lanzarin, abbiamo combattuto per anni per le liste d'attesa nelle case di riposo e ti potevi dire che facevamo una colletta, mettevamo 3 milioni, risolvevamo il problema. Dov'era Lanzarin? Ahimè Emanuela, con 3 milioni te la svangavi, vedi? Ahimè. 12.000 persone che attendono in casa di riposo e la consigliera Lanzarin per 10 anni non ci ha pensato. Non ci ho pensato prima neanch'io, se no a costo di proporre un mutuo li avremmo trovati. Però oggi scopriamo, io sono felice che oggi scopriamo che con 3 milioni, 12.000 persone che aspettano il posto in casa di riposo, tra l'altro nell'unica regione d'Italia che non ha la riforma delle IPAB, a parte la Sicilia che è statuto speciale, noi riusciamo a risolvere il problema. Hai capito, Giovanni Manildo? Cosa è servito combattere tutti questi anni? Ma dopo scopriamo cose eccezionali, perché ma davvero voi pensate che 18 milioni in più a Veneto Strade risolvono i problemi delle infrastrutture del Veneto? Perché avete raccontato 140 milioni, ma sono 27 milioni all'anno per 3 anni del finanziamento ordinario, più un po' di mutuo, un po' di debito, e anche oggi noi scopriamo che mentre io sono 6 anni che combatto per un pezzettino di strada che si chiama Arzarone ed è passata da 20 a 40 milioni, io oggi scopro che l'Arzarone non dobbiamo più farlo, perché se quella strada costa 40 milioni è una truffa, perché con 18 risolviamo il problema di tutte le strade del Veneto, con 18 milioni in più a Veneto Strade, vuol dire che è troppo caro l'Arzarone, non facciamo l'Arzarone, guardi, li metto sulla viabilità del Veneto quei soldi. Ma credo, ma davvero voi pensate che la nuova holding autostradale, se mai si farà, serve a nascondere la polvere della pedemontana sotto il tappeto? Cioè voi pensate che la nuova holding finanziaria, se mai si farà, riesce a nascondere la polvere dell'assetto della pedemontana sotto il tappeto che avrà un impatto violentissimo per i prossimi 30 anni sul nostro bilancio? Io sinceramente vedo tanto ottimismo
vedo tanto ottimismo della volontà, però vedo che se andiamo a leggere i numeri, dopo magari entriamo un po' più nel merito, con 3 milioni risolviamo il problema degli anziani in coda, con 30 medici la carenza dell'organico che c'è, con 18 milioni in più risolviamo il problema infrastrutturale, quindi insomma devo dire che insomma, ve la siete cavata bene, peccato che quelli... Domanda, siete dello stesso partito? Potevate dirgli a quelli prima, Casavara, potevate chiedere miti consigli prima con gli altri bilanci? Con 50 milioni ti avevi risolto tutti i problemi del Veneto, marcato, e bastava dare una pacca sulla spalla alle imprese, che ti tolevi la vita per fare i bandi. Veramente io devo dire c'è un nuovo corso in questa regione. Quelli di prima almeno dicevano go skate, questi da adesso non li mette, dice che li ha messi, avete fatto un salto di qualità nella comunicazione. Cioè almeno quelli di prima, no? Almeno Assessore Gerosa, a me entusiasmava vedere l'assessore sanità che diceva certo abbiamo tutti questi problemi, non è facile da affrontarli, ma vedere oggi che con 30 medici e 3 milioni c'è l'ottimismo, cioè se questo è il nuovo corso, io difficilmente rimpiango le cose vecchie, ma almeno un po' più di onestà di dire Houston c'è un problema, c'era. Oggi io vedo un presidente che fa un annuncio a settimana, e tant'è che io stamattina sono partito da casa alle 5:30 perché a proposito dei 18 milioni per le infrastrutture di tutto il Veneto, go a Romea, quindi ho detto partire alle 5:30, così arrivo e ho detto alla mia compagna oggi sarà un bel bilancio. Perché stanotte che non riuscivo a dormire mi sono guardato tutti gli annunci di Stefani, dico mannaggia, giunta nuova, presidente nuovo, annunci nuovi, consiglieri nuovi per una gran parte. Amore, abbiamo fatto bene avere altri 24 anni di mutuo, siamo su un posto che adesso si lavora per risolvere tutto e invece andrò a casa con una ricca delusione e un ricco amaro in bocca. E voi provate a pensare, ora torno serio, perché a volte è anche giusto buttarlo un po' in modo allegro per stemperare la tensione dovuta a tante ore in aula che si può creare. Ma voi pensate se vado a casa io con l'amaro in bocca, pagato da consigliere regionale, come va a casa quello che mi ha chiamato ieri, Assessore Gerosa, che mi ha detto che è da 2 anni che non gli dà visita, allora ne ha chieste altre 2 e allora adesso mi dice che è andato a Lagos, se li dà con la pensione che ha 2.000 euro, così magari prova ad andare al privato perché se era per lui aspettava, siccome per la moglie non vuole aspettare. Allora provate come va a casa quello che Assessore Paola Roma, che dorme in macchina dopo che lei ci ha detto che non volete neanche programmare di finanziare gli altri con le risorse nostre. Allora, io dico, questa è la prima manovra di bilancio dell'amministrazione regionale. Ci saremmo aspettati un cambio di passo, ci saremmo aspettati uno scatto in avanti in termini di riforme, Assessore Giacinti, di rilancio, di cambiamento, provare a interpretare quello di cui c'è bisogno in una regione che, ribadisco, è in recessione. Gli indicatori scritti nel DEF hanno scritto che il Veneto è in recessione. Confindustria dice che il vostro governo mette a rischio l'impresa nazionale, quindi anche quella veneta, e noi siamo in una bolla dove facciamo un bilancio dove non abbiamo citato da nessuna parte neanche il problema del caro energia, del caro gasolio, dei servizi pubblici esclusi dal Fondo Nazionale Trasporti per la ripartizione dell'aumento per il caro gasolio, hanno citato gli autoferrotranvieri ma non il trasporto pubblico locale. Cioè io, guardate, vi invidio. Io veramente vi invidio, io vorrei essere leggero e spensierato nel poter dire che con queste cose che oggi stiamo facendo va tutto bene. Avete presente un po' quando il comico, quello là, che ha fatto il film Non ci resta che piangere, Troisi, in una trasmissione televisiva fu molto discusso perché disse il nome di un importante politico e disse io vorrei averlo come papà quello là. Dice perché? Perché insomma hanno fatto stragi di Stato, tentati golpe, aerei che buttano giù, missili e questo al governo non si è mai accorto di niente. Io se veniva mio papà a casa e mi portava un amico trovavo un cappello o un bicchiere sporco.
che Fortunato era un papà così che non si accorge di niente. Io oggi nutro metaforicamente quel senso di invidia perché probabilmente tutto questo ottimismo fa bene alla nostra gioia e alla nostra empatia, ma non fa molto bene ai veneti. Assessore, questo referendum ha detto una cosa chiara, al netto che poi ci dovete spiegare nelle affermazioni gioiose che siccome in Veneto abbiamo vinto, purtroppo per voi e per Morosina siamo ancora Italia, quindi che ha vinto il no, che ha vinto il sì. Ma questo referendum ha detto chiaramente da parte dei cittadini italiani che c'è voglia di riforme serie, non quel tipo di riforme. Ma va che non vale mica per la riforma sulla giustizia, vale anche per le riforme che si aspettano la piccola impresa, la microimpresa, il mondo del lavoro, la filiera sanitaria diretta e indiretta. E noi ci saremmo aspettati che in un momento del genere una nuova giunta che arriva dopo 15 anni, un nuovo corso, un presidente con un'esperienza di primo livello vista la sua giovane età, parlamentare, sindaco, brillante, avesse fatto quel famoso colpo di reni, perlomeno per non isolarvi all'idea che tutto ciò che avviene un metro avanti la porta non vi riguarda. Io oggi ero collegato con una diretta che avveniva fuori dall'aula e vedevo gente manifestare per un motivo e qua che si diceva il contrario. Adesso io non è che non voglia credervi, per carità, io ho massima fiducia di voi, però tra quello che manifesta che è rimasto a casa e non ha l'ammortizzatore sociale e voi che ci dite che il sistema sanitario funziona, permettetevi, ma mi sento di credere un po' più a uno che mi porta un'esperienza di vita reale, visto che non siete in grado di tenere alcune logiche. Ma entro un po' in alcuni temi che mi piacerebbe anche qua. Io chiederei, quando si interviene, un po' più di onestà intellettuale, e lo dico assumendomi la responsabilità della parola che dico ai colleghi, perché un collega di maggioranza che approva questo bilancio non può venirmi a dire le miserie del bilancio, dovrebbe dire le miserie del mio bilancio che voto, che approvo e che ho approvato. Basta smetterla con quest'idea di lotta e di governo come se quelli a casa sono tutte trote da prendere con l'anello nel naso. Non potete permettervi il lusso di dire che è un bilancio di miserie, perché su un bilancio di miserie lo bocciate. Ma se uno di maggioranza mi dice un bilancio di miserie, amico, ti sei detto votartelo il bilancio di miserie, perché mi voto no, ma la porta il tuo assessore, ve l'avete votato voi altri in commissione, e ve lo voterete oggi. Avete fatto anche gli applausi l'altra volta dopo le programmazioni. È il vostro bilancio di miserie. E guardate, la frase le miserie del bilancio non la uso io, l'ha usata il consigliere Morosin di maggioranza. Io mi permetto di aggiungere, visto che ho un massimo rispetto di tutti i colleghi, ma se si parla di miserie del bilancio ci vorrei chiarire che non è il nostro bilancio, è il vostro che ve lo votate le miserie di bilancio. Ma voi pensate, assessore Giacinti, come che se ciappai male? Cioè, se uno di maggioranza dice è miserie del bilancio, mia l'opposizione, cosa che ho da dire? Cioè, ho da attaccarmi sul soffitto? Cioè, guardi che è enigmatico, Cioè, se un capogruppo di maggioranza dice le miserie del bilancio, io che sono stato votato con i miei umili 7.300 voti per fare il misero consigliere di minoranza, mi spiegate cosa dovrei dire? Ma no, Morosini, un bel bilancio, ti senti che non ti ho capisci, leggi bene. Guarda che 3 milioni come pani e pesci, visto che siamo a Pasqua, l'assessore Paolo a Roma li moltiplicherà? Guardate che 200.000 euro che si mettono agli ATS li moltiplicheranno. Siamo sotto Pasqua, Morosin, un po' di buona volontà. I 30 medici si moltiplicheranno sotto Pasqua. Allora torno serio, assessore Giacinti, insomma, provo dispiacere anche per lei perché immagino il grande lavoro che lei ha fatto e su questo sono molto serio. Lei è una persona puntuale, attenta, preparata, è reddita una situazione non facile, il bilancio è una scelta collegiale che fate, quindi non indico lei come... Però, ripeto, assessore,
Cioè lei mi deve dire come che se Ciappai, che è un capogruppo di maggioranza, dice le miserie del bilancio. Allora parto dalle miserie del bilancio per argomentare le miserie del vostro bilancio, perché ci siete voi e ci siamo noi, non siamo tutti la stessa cosa. Questo bilancio lo portate voi e noi vi voteremo contro, quindi sono le miserie del vostro bilancio. Dopo, apro e chiudo perché non vorrei cascare nella trappola di parlare dell'astratto universo quando ci sono problemi contingenti dei veneti fuori. Ma ogni volta che parliamo qua viene fuori sta roba dell'autonomia, che va bene, però posso dire, fate un piacere, risolvetevela tra voi la vicenda dell'autonomia. Cioè voi la volete e a Roma governate, risolvetevi tra voi questo fardello di chi la vuole e chi non ve la dà, che siete sempre voi. Quando avete deciso, venite in quest'Aula e ci dice abbiamo sciolto il nodo con il nostro governo di Roma e ce la danno o non ce la danno. Ma cosa c'entra venire a parlare oggi con la gente che non arriva a fine mese di passare col Friuli? Allora viva, citiamo in aria, riprendiamoci l'Istria, ma cosa stiamo dicendo? Ma voi vi immaginate nella vita reale, con uno stipendio come il nostro, ad andare nel bar di uno che non può pagare la retta universitaria al figlio, a dire Trevisi con mia soluzione? Tutti col Friuli, facciamo una commissione congiunta. Cioè, ragazzi, ma voi vi rendete conto? Andare oggi nel bar dove c'è la gente di vita reale e non dire neanche più guardate ragazzi, il bilancio è stretto, ci stiamo impegnando. No, siete arrivati al punto di parlare di altro per non parlare dei problemi reali. Siete arrivati al punto dell'omissione della realtà. Siete arrivati al punto di, come si faceva nella Prima Repubblica, buttare il pallone in tribuna, si diceva, per non discutere dei problemi. Adesso, io sta roba la voglio ripetere perché ci tengo. Io domani mattina, quando vado a fare colazione, mi trovo il pescatore che è fermo, Giovanni, da 2 anni con la sua barca, mi trovo quello che è stato licenziato senza ammortizzatori sociali, mi trovo quello che mi dice che la visita medica non la ha, però gli dirò, ha detto l'assessore Gerosa, che ti sbagli perché è tutto a posto, vedi bene, risponda al telefono che non è il centralino dei spam, è là, con 30 medici risolviamo tutto. E gli dico a questo qua che mi dice che voleva venirsi a legare con la barca oggi, ma gli abbiamo detto di venire domani visto che non metterete un euro sulla pesca, e io gli dico guarda che Moro Singh ha trovato soluzione a tutto, una commissione congiunta col Friuli, se ne andiamo tutti col Friuli e che avremo risolto i problemi. Se questo è un uomo civile mi manda a quel paese, se un uomo incivile mi dà una testà, nonostante mi sia assolutamente contro la violenza. E dopo che dico vado nell'ospedale più piccolo che trovo e che dico tutto a posto, Gerosa che ha trovato 30 medici del Sud America, abbiamo risolto il problema, a Pasqua 30 di voi altri può andare in ferie, state tranquilli che a festività vada. Ragazzi, a me pare che in una seduta come questa, anziché proporre uno slancio in avanti e avere il coraggio di partire nella vostra prima azione a carattere economico-politica, ma più politica che economica, dall'idea che dicevamo prima, che è quella di pensare le riforme che si attendono, le riprogrammazioni, di partire su un corso nuovo che ha bisogno il Veneto, di scelte nuove, voi ripartite parlando di una grande unione con Veneto e Friuli. Io sinceramente la trovo, con massimo rispetto per chi lo fa, perché lo faccio spesso anch'io senza accorgermi, ma oggi mi sono accorto, purtroppo non riguardava me, che a volte noi diciamo cose fuori luogo. Cioè non sappiamo come riempire lo spazio, non per autonomia diciamo cose fuori luogo. Meno male che sono stato zitto, perché a questo punto, visto che sono di origini pugliesi, avrei detto e perché il Friuli sì e la Puglia no, visto che molti indicatori della Puglia ormai hanno superato il Veneto. Cioè, no, voglio dire, l'altro giorno un consigliere mi ha detto che vuole andare col Trentino, perché il Friuli sì e il Trentino no. Comunque torno sul tema. Giovani, il tema dei giovani è sublime. Il tema dei giovani io credo che meriti un capitolo a sé della nostra narrazione, perché ogni volta che c'è da dire qualcosa di sensato
giovani, per fortuna diciamo giovani, che comunque è una roba bella, già. Tema dei giovani, voi mi dovete dire il tema dei giovani come pensate di affrontarlo in modo serio, a parte dargli una pacca sulla spalla, a parte fare le leggi, l'idea per fare rientrare, ma fare rientrare cosa? Che sono più quelli che vanno via in una regione che ha un saldo di nascite di meno 30.000. Adesso io prenderei, non per essere polemico, ma io prenderei la più intelligente e istruita generazione della storia, come quella dei nostri giovani, e gli darei in mano questo bilancio e gli direi: mi trovi in questo bilancio un motivo per non rientrare? Questo lo guarda e dice: guarda, mi fai pagare il bus e invece in un'altra regione me lo dà gratis. Consumate più suolo voi dei 3/4 delle regioni e dopo alla fine, sai, avete anche lo standard dei consultori che è il doppio di quello previsto. Sto meglio dove che sto, vado via. Trasporto pubblico locale, anche su questo. Su questo io credo che ci sia una grande menzogna che oggi io voglio dire a microfono, perché deve restare perché poche cose faccio di buone in vita mia, ma questa voglio che resti una traccia e posse. Quando dite: ma da noi il trasporto pubblico, assessore Rusa, dice funziona. Ma vi siete chiesti perché da noi il trasporto pubblico funziona? Cioè, faccio un passo indietro. Siamo l'unica regione d'Italia che non mette soldi propri sul trasporto. Lo dice il Ministero. Se non vi comoda, chiamate il Ministro Salvini e chiedetegli di cambiare il dato. Siamo l'unica regione d'Italia, noi la Campania, però la Campania sta facendo le campagne per far andare i giovani gratuiti. Siamo l'unica regione d'Italia che non mette soldi sul trasporto pubblico locale. Mi spiegate questa logica che continuate a dire che abbiamo il trasporto migliore di tutti se siamo gli unici che non mettiamo soldi? Perché due sono le cose. O tutti gli altri sono pirla, che mettono soldi, hanno il trasporto che va meno noi, oppure noi abbiamo trovato il velo d'oro che capiamo come non mettere i soldi e farlo funzionare meglio. Cioè io non penso che in tutta Italia sono tutti scemi che mettono i soldi e hanno un problema col trasporto e noi invece non li mettiamo e diciamo che è eccellente. Assessore Rusa, ve lo spiego io perché il trasporto da noi è eccellente. Perché siccome abbiamo la fortuna di essere una regione turistica, anziché fare il trasporto pubblico locale, che è quello che dovremmo fare visto che lo pagano i cittadini, noi facciamo il trasporto per i turisti. E allora, anziché avere i battelli che di notte vanno alla Giudecca o al Lido, di notte tagliamo i battelli. L'amministrazione Brugnaro su questo si è dilettata anche in modo molto allegro con la forbice a tagliare le corse e portiamo la gente di giorno che se ci affacciamo ci sono i battelli strapieni di gente che viaggia a 9,50 € ora di biglietto. Quello non è trasporto, quello è portare il turista a spasso, ma il 65% di quell'ora moto di quel chilometro lo paghiamo con i soldi nostri. Sa perché il trasporto funziona da noi, Assessore? Perché di sera, dopo una certa ora, se lei deve andare nel Milanese, in Riviera, non ha più nulla. Però di giorno abbiamo 4 vettori che vanno all'aeroporto a 10 € a biglietto. Se il modello di far funzionare il trasporto è usare le tasse dei cittadini per pagare al 60-65% il costo che hanno e in più non restituire in termini di servizi ai cittadini quello che pagano e in cambio mettere il mezzo di trasporto a disposizione dei turisti perché ci pagano 10 € a ora invece di 1,50 €, quello non è il trasporto che funziona, quello è il trasporto che non c'è. Avete usato l'alchimia per prendere soldi con il trasporto, le aziende di trasporto, giustamente dice non mi dà niente ma quello non è il trasporto che funziona. Cioè lei mi può spiegare come può dirmi che in Veneto funziona il trasporto, che la sesta città del Veneto ha una stazione che si chiama ancora la Vacca Mora del 1890 e che noi che vogliamo l'autonomia, Giovanni, questo è un must, noi che vogliamo l'autonomia abbiamo creato una società che si chiamava Sistemi Territoriali per gestire le ferrovie del Veneto, perché giustamente, noi altri che volevamo l'autonomia e tratte venete che ha da farla una società veneta, e l'abbiamo chiusa perché non funzionava. L'abbiamo chiusa perché non funzionava e c'è stato il grande annuncio, adesso arriva RFI e funziona tutto. Avete acclamato una società di Stato, forse che insieme a Poste Italiane rappresentano il brand della statalità, e avete detto no, ma adesso arriva RFI, funziona tutto. Ah, bene, bene.
Volevamo l'autonomia, l'abbiamo avuta sui treni, sulle tratte della Vacca Mora e l'abbiamo chiusa perché non funzionava. Avevamo un'altra forma di autonomia, quella di poter mettere le borse ai medici di medicina generale. Ultima regione d'Italia, dati del Ministero della Salute, 0,17 ogni 100.000, sì, no che fate no. Se andate sul sito del Ministero della Salute vedete che noi siamo quelli che hanno messo meno borse di tutto, per fortuna col PNRR ne abbiamo recuperate 306, 360 e quindi ultima regione d'Italia, dati dei vostri ministeri. Vogliamo un terzo esempio di autonomia? Veneto Strade, è perché Strade Venete che ha da gestire i Veneti. Abbiamo rincorso ANAS 10 anni per dargliele indietro e dopo ci ha dato quelle che costa di più da asfaltare perché che modali regionali e nadali provinciali. Se questo è il vostro modello di autonomia, io incomincio a essere un po' impaurito, perché io vi ho detto 3 esempi di dove la Regione Veneto ha fallito sull'autonomia. Avete chiuso le aziende, avete fallito, avete chiuso le aziende dove avevate capacità autonoma di scegliere. Per favore, nei prossimi interventi datemi 3 esempi virtuosi di dove l'autonomia l'avete fatta splendere in termini di servizi ai cittadini. Datemeli, io dico la mia, qualcuno mi dirà la sua, però dovete darmeli. Imprese. Guardate che quando noi diciamo il Veneto delle imprese, le piccole e medie imprese, vi ripeto, oggi intervengo su una bella giornata perché non saremo più noi i matti, i detrattori, quelli che parlano male di no, noi diciamo la verità. Ripeto, se oggi persino Confindustria dice cose più dure di noi, evidentemente non siamo 17 matti qua che la notte fanno sogni strani e la mattina vengono nervosi, no? Ma io dico, in Veneto noi abbiamo una parte di impresa talmente eccellente, CGA o Confindustria, uno dei due, chi era? Mi pare Confindustria. No, Confindustria, sì. Ma guardate, noi in Veneto abbiamo una parte di impresa eccellente che è riuscita ad affermarsi su un mercato internazionale, riuscendo a bucare il soffitto di cristallo e riuscire a essere leader. Benissimo. Ma lo sapete che abbiamo un'altra parte di impresa che soffre? Abbiamo un'altra parte di impresa che se soffriva prima, adesso col caro energia e col caro gasolio soffrirà ancora di più? Sapete che abbiamo una parte di impresa che smette di essere competitiva perché non ci sono più quei sistemi di incentivo per potergli permettere di stare sul mercato? Adesso la ridico per la gioia di mercato. Secondo voi un'impresa che oggi ha il contributo per comprare il merlo e quella che non ha il contributo per comprare il merlo hanno la stessa competitività? No, perché una deve avere 4 operai in più, deve comprare l'impalcatura, deve mettere i sistemi di sicurezza, grazie a Dio attrezzare caschetto e tutto. L'altro che invece si può permettere di comprare il merlo, gli cambia la vita nella gestione quotidiana di un lavoro che sia stagionale o no. Secondo voi, avendo chiuso tutti i rubinetti, quella parte di impresa che soffre, gli state dando una mano oggi o no? C'è una parte di impresa in Veneto che arranca, che affanna, c'è una parte di piccola e media impresa che quando va male, grazie allo spirito degli imprenditori veneti che vedono i loro dipendenti come una famiglia, si vendono la casa per pagare gli stipendi ai dipendenti che non riescono più a pagare. E allora noi vogliamo dire che il Veneto è eccellente? Io la chiudo dicendo così. Il Veneto è eccellente? Sì, ma non per tutti. È eccellente per chi guadagna come noi o di più, perché ci possiamo permettere anche i servizi che non ci danno. Ma per tutta una serie di persone che non hanno la fortuna che abbiamo noi, il Veneto non è eccellente, perché non si curano, non mandano i figli all'asilo, vanno a lavorare facendo 3 ore pendolari, cambiando 7 mezzi, devono rinunciare a lavorare perché non ci sono posti nelle case di riposo, non c'è assistenza domiciliare, e quindi il Veneto non è eccellente per tutti. E chiudo davvero dicendo che il ritornello che poi verrà fuori, ma voi siete quelli che parlate male del Veneto, voi no. Noi, io per quanto mi riguarda insieme ai miei colleghi, abbiamo l'orgoglio e il privilegio di rappresentare anche quella parte di Veneto che non sta bene.
Abbiamo l'orgoglio e il privilegio di rappresentarlo tutto il Veneto, ma non sottrarci dalla responsabilità di rappresentare quella parte di Veneto che quasi quasi nel dibattito politico non viene più citata, perché quasi quasi oggi se tu dici che non hai soldi per mandare tuo figlio a scuola ti sino sfiga e va a lavorare. C'era uno seduto lì l'altra volta che diceva dormono in macchina e che se passa 30 anni di mutuo come ho fatto io, sì, andate a parlare con i veneti se tutti quanti possono farsi 30 anni di mutuo. E quindi noi non parliamo male del Veneto, noi diciamo che il Veneto è una regione eccellente e virtuosa, però ha tanti pezzi di Veneto che non vanno, e siccome in quest'Aula noi siamo stati eletti per rappresentare anche quella parte di Veneto che è più in affanno, che è più in salita, che magari perde il lavoro e non ha un reddito dopo 30 anni che ha lavorato, che ha fatto l'artigiano e che non ha mai chiesto un ammortizzatore sociale, noi abbiamo il dovere di rappresentare anche quelli. Nascondere la polvere sotto il tappeto e dare la narrazione di una regione che va tutto bene non è un atto di responsabilità politica, perché noi dobbiamo enfatizzare quello che va bene, dobbiamo dire bravi e dobbiamo aiutarli, ma non possiamo venire in quest'Aula a dire che risolviamo i problemi dei veneti senza SCEA alla casa, senza SCEA alle infrastrutture, senza SCEA alla sanità, senza SCEA al sociale. Dimenticavo, 200.000 euro per 24 ATS per risolvere il problema, cioè 24 ATS, 200.000 euro. Cioè, guardate ragazzi, che sfioriamo l'inverosimile. Tra l'altro, riforma che vorrei ricordare, visto che siamo bravi, siete stati l'ultima regione d'Italia a fare con 20 anni di ritardo, perché, no, dobbiamo dirlo, siete bravi, avete fatto una riforma con 20 anni di ritardo e senza SCEI. Noi amiamo la nostra regione, noi amiamo tutti i cittadini della nostra regione e a costo di sembrare guastatori non ci sottrarremo di rappresentare in Veneto chi è eccellente e chi è meno eccellente, anche se scomodo, perché la politica è il compito di dare un orizzonte e in questo momento più che mai un orizzonte semantico di prospettiva di dove si vuole andare andava dato, e invece state facendo un bilancio da gruppo dirigente che vive in una bolla dove va tutto bene, non c'è neanche la guerra, non c'è neanche il caro energia, e su questo devo dire grande delusione, grande, perché non voglio parlare male di quelli prima, non ne ho neanche motivo, ma è evidente che quando c'è un cambio qualcosa di diverso avviene, in peggio o in meglio, altre scelte. E invece avete fatto una campagna all'idea della discontinuità e invece continuate a portare avanti le scelte di prima, con manco SCEI e con una serie di proclami di innovazione che non sarete in grado di fare. Ma guardate, cari colleghi, mettiamoci la testa su queste cose, proviamo ad aiutare i nostri imprenditori, i nostri giovani e tutti quelli che ho citato, perché dopo ci tornano indietro. Il risultato referendario ci fa capire che per 4 anni ti ascoltano nei proclami, dopo quando sono stufi di ascoltarti nei proclami, ti torna tutto indietro. Allora negli ultimi 15 anni avete avuto Zaia che con la sua capacità comunicativa vi ha salvati. Adesso credo che quella capacità comunicativa vi stia venendo a mancare e la narrazione incomincia a essere diversa. E quindi, amici, amiche, colleghe e colleghi, mettiamoci tutti quanti con un po' di buona volontà, facendo tutti un passo indietro, io per primo, ma smettiamola di dire che con questo bilancio risolviamo tutto. Troviamo i soldi. Prima della Pedemontana io voglio scuole e visite mediche, che a Pedemontana aspetta, oppure che la paga chi che ha firmato il contratto con i SCEI. Grazie consigliere Montanariello. Allora io vi propongo di sospendere i lavori e per riprenderli alle 14:45, quindi ci rivediamo alle 14:45 in aula. Una comunicazione: la CGIL, che era fuori qui con un presidio, ha chiesto un incontro con i capigruppo. La delegazione sta attendendo i capigruppo da adesso in Sala Legni, quindi i gruppi che hanno piacere di incontrarli siamo in Sala Legni per l'incontro.